Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore, per giorni, per settimane e che tengo il povero Leo the Wolf chiuso in un armadio. Povero Leo. Ciao Leo. Certo. Ciao Kevin. Ciao animali bestia. Ciao Kevin. Mi ha tenuto rinchiuso fino ad adesso. Grazie che non sì. Ma io sono anche in ritardo oggi, è anche vero quello. Sono anche in ritardo perché oggi dovevo fare un po' prima. Poi mi sono fermato a chiacchierare. Che Kevin sa benissimo che se io inizio a parlare di Persona 5 o di persone in generale, ciao Raffaele, finisco per stare anche ore, io mi perdo il senso del tempo. Quel dannato gioco, essendo che è basato su un calendario, mi fa perdere il senso del tempo. Allora, io non so, potrei parlare per Persona di ore e accorgermi che sono già arrivate, è già passate 2 ore. Io non me ne accorgo tardi, perché purtroppo è troppo additivo. Io, conoscendo la memoria, ne so davvero tanto di quel gioco. Ciao Raffaele. Allora, il buon Leo, prima di andare in live, mi ha detto, te lo sai Jack? Leo, tu mi hai detto una cosa. Mi hai detto? Sì. Lo sai Jack? No, stavo di questa cosa qui delle espansioni di Final Fantasy. Non so se l'ho sentita come video su Facebook o qui su YouTube, ma dice che c'è dalla prossima espansione mi sembra arriva fino alla 5.1 e forse c'è sta cosa che cambia il gameplay. Cambia completamente il gameplay dalla prossima. Sarà un gioco action in stile Final Fantasy VII Remake o Final Fantasy XVI, davvero. Toglieranno tutte queste cose che ti ricordi che Andre mi ha detto, guarda, si vede che il gioco ti appassiona, ma come gameplay è indecente. Si vede che ci hanno pensato anche loro, che ormai è superato, questo gameplay è del 2013. Perché conta che comunque ad esempio attualmente la maggior parte dei GDR non ha più questa cosa, diciamo così, grazie, a turni, se possiamo dir così. No, ma non è questione di turni, perché non è a turni sto gioco, è in tempo reale. Tu sai che non è che c'hai il tempo di pensare. Dragon Quest 7 che è uscito quest'anno ha i turni, ma è modernissimo. E loro hanno detto dobbiamo dare una modifica, perché dicono che i nuovi giocatori vedono tutti questi pulsanti, ci danno di matto, ma che è sto pulsante, cosa fa questo, che fa questo? To kill a girl, another striking opportunity. Ok, sembra dialetto milanese, e invece ora esatto, un attimino che lo sto caricando. Grazie Leonardo che me l'hai detto, dammi 10 secondi. No, la cosa che mi hai detto tu era che siamo arrivati a 92 e stiamo per arrivare a 100. 8 cose. Dopo oggi sì, mi mancano 8 episodi, sì. E poi grandi cose. Lì ho detto che si rade a 0 quando arriviamo a 100. Si rade, si rade completamente, sarà proprio completamente come un neonato praticamente. Certo. Come no. Jack, tu sai vero che io appena salgo ti faccio fare la fine di cosa tu dopo lo show del 2 maggio mi fai rifare la fine. Tu lo sai vero che appena so dove abiti ti vengo a cercare che io il problema mio è che prima o poi voglio mettermelo sto cognome online. Il problema è quello, il mio problema è che me lo vorrei quasi mettere il mio cognome online, perché quando scrivo faccio il mio romanzo, come mi chiamo? Sì, posso chiamarmi Jack Leone Max, ma chi è Jack Leone Max? Jack Leone Max avrà un nome e un cognome, oppure posso chiamare il bellissimo di Rete 4, i famosi bellissimi sono il bellissimo di Rete 4, no? Non penso che a proposito di Rete 4, grazie, roba del genere, non riguarda i canali, tranquillo. Però si sta parlando, allora non so se sta cosa è vera oppure no, ma si sta parlando di un possibile film diretto da Quentin Tarantino in cui vedremo Django affrontare Zorro. Ma strano, Tarantino, lui dice sempre che gli manca un solo film. E sta cosa, ciao Matteo, sta cosa dovrebbe essere ispirata da una miniserie di fumetti, anche questi andati molto bene, e
di quello che sto capendo vogliono fare come facevano i film, cioè il genere italiano del Peplum, ovvero quel genere lì. Tarantino che fa un Peplum, mamma mia. E devo dirtelo, Tarantino che fa un Peplum sarà particolare. Sì, perché i Peplum sono molto particolari, un genere ormai veramente morto. Sì, però cavolo, ai tempi conta che... Ai tempi era leggendario, guarda. Ai tempi era veramente leggendario. Cioè, conta che in questi generi tu potevi vedere uno come Maciste o uno come, faccio un esempio, Achille, sì, andare ad affrontare figure che tu non ti aspetteresti mai di vederle affrontare. Guarda, cioè, ti dico... Guarda cosa fa. Hai visto? Box, se io faccio /box. Allora Matteo, devo dirti una cosa, Matteo, senti qua. Praticamente, hai presente che tu mi vedi sempre che gioco Final Fantasy? Ma tu sai che è un gioco immenso. Guarda solo adesso che ho finito la parte di trama e ho sbloccato, and we shall call it Eureka, è uno. Poi abbiamo sbloccato The Secret of the Ooze, ovvero il segreto, non del bus, l'Ooze, è una roba lì. Della famiglia. Una roba vischiosa. La roba vischiosa, Poi abbiamo sbloccato Another Striking Opportunity, poi abbiamo To Kill a Girl, questo qui è chiaramente un dungeon. Guarda che fa Shadow Boxing, guarda che roba. Abbiamo Wakame Boxer adesso, che picchia tutti. Mamma mia. Certo. Io ti ricordo il film Action? Come Action? Si chiama Quale? Così? Quale? È un genere. Quale? No, è un genere. No, perché se è un genere, sì. Se è un film in particolare, no, allora. E comunque... Vado veloce su queste perché non hanno una grande trama le cose blu, di solito. Sono semplicemente... Ehi, c'è un nuovo dungeon, scopriamo che cos'è, infatti, San Moshen... come si pronuncia? San Moshen Arboteru. Non ho parole. No, Matteo, te lo ripeto. Ti capisco, guarda, mi dà fastidio anche a me, guarda, è che ormai, cavolo, non dovrebbe neanche metterla adesso, perché tecnicamente, cioè, dovrebbero essere, sarà 2 minuti che sono partito, 3 minuti, insomma, no, adesso, guarda che adesso YouTube sta molto peggiorando. Beh. Cioè, conta che... seppur loro ti dicono, guarda, tu potessi pagare questa... È una specie di tassa, di come ho capito, per fare ridurre un pochettino di più le... ma è quella specie, è quella intermedia, sì. Allora, volevo dire, Matteo, sì, ti capisco. Non funziona. Lo so. Dice, molti hanno chiesto anche ai propri iscritti di mandargli dei video mentre guardavano i loro video. Jack, si sono visti video che nemmeno sono partiti, cioè nemmeno sai, dici lui clicca play per partire. Ma infatti non posso dire nulla perché io capisco 5 pubblicità. 5, mamma mia. 5 botta, quindi te immaginati. È che sul mio canale, essendo io che sono piccolo, perché se fossero grossi, scommetto che arriverebbero anche qua, se fosse un canale grosso, arriverebbero anche qua le grandi pubblicità, ma arriverebbero, perché più è grosso il canale, più pubblicità ci mandano. Il mio è un canale piccolo, questo è vero. Cioè, non ha tutte quelle pubblicità, cioè altri sono peggio. A me su quei canali, vedete un video musicale, quanta pubblicità ti parte anche durante il video, magari senti la canzone, c'è la tipa che sculetta, tu sei lì che stai vedendo, vedi pubblicità, magari ti dà pubblicità. Dico Jack, vabbè, piccolo, tu sei bene, Leonardo. Un K13 di iscritti, io ancora. Sì, hai detto giusto, 1,13 non 1,30, molti pensano che sia 1,30, no, è 1,13, sì, vuol dire 1130, vuol dire, esatto. Poi io non so quanti sono esattamente, perché lui ti aggiorna ogni 10, a questo punto quando sali sopra i 1000 ti aggiorna ogni 10, quindi tu non sai, la prossima volta sarà 1,14 quando arriverà. No, io come ti ho detto, il mio traguardo è arrivare ai 1000 iscritti, poi ai 1000 iscritti nemmeno più, cioè se loro si vogliono iscrivere, si iscrivono, io poi da lì faccio... Vabbè, ma anche adesso se vogliono, ma comunque uno può essere tranquillo, nel senso... Mi piace l'idea di essere arrivato a un traguardo che poi
ecco Leonardo, sì, non dirmi solo gli ultimi risultati. E volevo dire una cosa, Matteo, che vedi quando tu finisci un'espansione, dirai perché giochi così tanto? Sembra che io gioco tanto, ma in realtà io facendo in un'ora al giorno non riesco neanche a stare dietro a... Neanche faccio un'ora, di solito faccio mezz'oretta, magari una volta un'ora su Final Fantasy XIV ogni sera, perché ti sblocca 3000 cose. Ad esempio qua adesso ho sbloccato un dungeon, e per quanto mi piacerebbe fare il dungeon non so neanche se riuscirò, a meno che non trovo aiuto dai nostri amici della Gilda, che sono bravissime persone e sono italiani. Ripetiamo a dire sono italiani, lo dico sempre perché è una bellissima cosa. So che sembra strano, ma sentire dire sono italiani è bellissimo. No, mi teletrasporto qua, ho sbagliato. E quindi insomma hai sempre 1000 cose da fare. Io sono alla fine di un'espansione nel mio file e quindi sono in questa fase di transizione che mi spaventa da morire. Cioè ho 1000 cose, mille cose da fare, 1000 cose da scoprire. Milioni. Ah, Sax Guy. Allora, i Phoenix sì. Allora, però c'è da dire che Phoenix è andata contro i migliori che sono OKC, Oklahoma City Thunders. Ragazzi, per me è la squadra da battere. Vogliono fare un ciclo, e un ciclo significa 2-3 anni a vincere loro, perché il primo anno l'hanno già fatto lo scorso anno. Ed è incredibile, l'Oklahoma io ho visto proprio qualche mese fa, mi sono visto tutta la battaglia finale, l'intera sfida fra Oklahoma e Miami, che fu bellissima. Però veramente Oklahoma perse e per tanti anni ha impiegato una vita a ricostruirsi. Gildus Alexander, sì, lo chiamano SGA lui, Shai Gildus Alexander, non so se pronuncia giusto Gildus, mi scuso nel caso. Jack, parlando sinceramente con te, io aspetto ancora il ritorno dell'XFL. Ricordati che il buon vecchio Chi? The Rock ho detto, io aspetto ancora il ritorno della buon vecchia XFL. Visto che The Rock se l'è comprata, io mi aspetto ancora il ritorno di quella serie e sicuramente fra qualche anno la TKO ci mette mano. TKO? Ah, non l'Archeo. Ok, no. Sì, io so cos'è. Allora, un attimino, volevo dire una cosa. Ho sbagliato, scusatemi. Volevo dire una cosa parecchio spaventosa, non è vero? È una roba, diciamo, a Matteo, PSG Bayern. Come fa a non piacere una partita del genere? Ma perché non piace? Ma perché ci sono tanti gol? Cavolo, è proprio per quello che è una partitona indimenticabile. Appunto, l'NBA è piena di sorprese, tanti punti, è ovvio, il suo punto di forza è proprio quello. Ma davvero non hanno messo... Devo andare a Indolshire, oh, non mi piace come posto perché devo uscire da lì. Comunque va bene, la partita era vincente, ma infatti ragazzi, una volta che c'è una buona partita, ciao Maniac, ti chiedo scusa se non sono riuscito a passare in questi giorni, sto sentendo i danni dell'allenamento coi pesi, sto diventando sempre più rotto, guarda, ho le spalle a destra che è andata, cioè mi sto allenando, dovrei tecnicamente star meglio, poi mi ha fatto ingrassare di 3 kg l'allenamento, ho detto ma come, non lo fai per dimagrire? Però ingrassi lo stesso, un po' di primi giorni è la massa muscolare che si sta iniziando a sviluppare. Ma io ero proprio a zero assoluto di massa muscolare, ero veramente, come ho fatto vedere, ero piattissimo, adesso inizia a prendere forma, inizia ad avere la forma di un braccio, inizia. Dico, mentre il fatto che io in Milan 0-0 dico, il fatto che ti fa male è perché stai facendo un tipo di allenamento sbagliato. No, l'allenamento è buono, è safe. L'allenamento è safe, è proprio il mio corpo che deve abituarsi. L'allenamento è molto safe, assolutamente. L'allenamento è una cosa sicura. Togli quel pollastro. Ma l'ho fatto apposta per te, Lio, guarda. C'è un caro amico che... adesso lo faccio volare, promesso, lo mando a volare. Milan Juve 0-0. Ha fatto bene al Napoli. Ha fatto male, ovviamente ha fatto male alle... Ma perché devo andare qua? Ma guarda che c'è qualcosa che non quadra qua. Questo non può essere... Comunque vogliamo ringraziare quei facoltosi giudici che grazie alle loro esimie, senza offesa, cazzate che stanno dicendo, sicuramente danneggeranno l'Inter. Ma impossibile, l'Inter non è impossibile, l'Inter non sta rischiando nulla.
L'Inter non rischia nulla. Tu ci credi, Jack? È un cioccollo grasso, non l'avevi visto? È anche affamato, affamatissimo. Conda che qualche giorno prima Ciao topo! cosa, Ciao topone! come si chiama, dell'ultima partita dell'Inter, stai pur sicuro che spunta qualche cosa che danneggia. Ecco, ha ragione, l'Inter ma no, con Marotta di mezzo l'Inter non rischia niente. Poi a me un mio amico che è interista mi ha detto: guarda, noi siamo la parte offesa, ci hanno occupato. Ho detto: scusami, ma veramente stanno dicendo che l'Inter aveva avuto una cosa a favore. Vabbè, ma sono scemi, perché non è vero, l'Inter subisce sempre. Ormai veramente essere interista vuol dire essere vittimista, perché ma noi siamo sempre attaccati. Cioè, è presente, cavolo, il meme di quello che cade dalla bicicletta e poi grida: questi ce l'hanno con l'Inter. Leo, un attimo devo rispondere a Kevin. Kevin, non è per male. Non è per male. Ma secondo te com'è possibile che sta cosa qui non sia capitata nel periodo quando fu il Napoli a guadagnarsi cosa o quando perché hai beccato le cose 2 anni fa? Magari Napoli, ma poi Napoli, scusa, Napoli. Allora, un saluto a Ice. Ciao Ice, ciao mitico. Ciao Gigione, ciao mitico Gigio, che mitico Gigio, che ha finito l'Ice of P, l'Ice of G, lo chiamo l'Ice of Gigio. Forza Napoli. Allora, il Napoli è una città famosa per l'onestà, per la pizza e soprattutto per la correttezza, per il basso livello di crimine e soprattutto per l'assoluta giustizia assoluta. No? Nel calcio il Napoli non ha mai fatto proprio niente, guarda, non finisco. Allora non ha finito l'Ice of Gigio e farà oggi l'Ice of Gigio, quindi oggi vai avanti. Non ho capito la battuta del grigio di Xinca e non so se c'è un boss che si chiama grigio nell'Ice of P. Pensavo di essere perso. No, dicevo Kevin, quindi insomma io credo che il Napoli assolutamente non dovrebbero neanche provare a cercare di capire se il Napoli ha fatto qualcosa. Io darei sulla fiducia e toglierei ogni possibile indagine dal Napoli, mi sembra giusto, farei così. Allora, piuttosto andiamo a indagare su. Andrei a togliere uno scudetto all'Inter quando contro la Provercelli ci mandò i giocatori i giocatori veri contro quelli a primavera e l'hanno fatta lo stesso la partita. Non possiamo rimandarla che abbiamo avuto un problema perché tempi si andava in bicicletta allo stadio, non sto scherzando, dovevano andare da Vercelli a Milano in bicicletta e lui no la facciamo lo stesso, ma non abbiamo i giocatori, c'è un problema, allora tranquilli, mandateci la primavera, noi ci mandiamo i giocatori veri e ve l'hanno sfondati. Ovviamente i giocatori veri dell'Inter hanno sfondato. Abbiamo affrontato la barista Mumu. Abbiamo vinto, che calcio marcio. E questo era gli anni 30, Matteo, quelli anzi anni 20, guarda, l'età ruggente. Pensa a te, cioè l'Inter era già così negli anni 20, non è che dici ma sai l'Inter. Eccolo come insinua. No, ma no, non insinuo niente. Io sto dicendo che però qui a Vercelli, mannaggia, gli tirerebbero addosso. Dobbiamo per caso ricordare quello che successe un bel po' di anni fa quando ci furono. Non mi fa fare. Ma come non mi fa più fare? Oh no, cosa è successo? Non mi fa più fare le cose insieme. Ma perché? Cosa è successo, ragazzi? Dico, quando ci fu una partita, quando ci furono un bel po' di partite date a favore di una squadra vestita da carcerati e il bello. Aspetta, lì era colpa di un dirigente, dovevano punire il dirigente. No, bello che in come si chiama? Ma io in sé era onesta. In procura Kevin Viola, Kevin Verde. E nel coso, come si chiama, in procura dissero che loro non c'entravano niente, era un accanimento dalle altre squadre. È vero, sono d'accordo. Quando poi iniziarono ad uscire bei documenti su sta cosa, veramente si dovrebbero vergognare sanamente di quella cosa, non se ne parla. Come ma no, è vero, la Juve era innocente, ma è stato dimostrato che la Juve in sé era innocente, il dirigente era una persona che aveva pianificato e come sempre gli arbitri non sono stati puniti, come sempre. Ma chi è questa? Ma questa...
incredibile. Vorrei dire anche un'altra cosa, che tempo fa si diceva Chelsea-Arsenal, penso. Che uno dei diciamo così, degli eventi più brutti nel calcio italiano, e io te lo vorrei ricordare, quando fecero volare un motorino dagli spalti, si parlò che c'era in mezzo. Chi era la squadra? Di che squadra era quello lì? C'era in mezzo la squadra bianconera. No, non c'era la squadra bianconera. Scusami, era San Siro. C'era San Siro ed era l'Inter di casa. Come c'era la squadra bianconera di mezzo? Si cambiò completamente ma come fa a essere colpa della Juve San Siro? Che cosa c'entrano loro con lo stadio di San Siro? Ma cosa c'entra? Il motorino dello stadio te lo faccio vedere, guarda. È un evento di cronaca, guarda, motorino stadio San Siro, 20 anni fa, una delle follie. Inter-Atalanta, e cosa c'entra la Juve con Inter-Atalanta? Guarda, sono dell'Inter, c'hanno la sciarpa. Sì. Ma come no? Ma scusami, Inter-Atalanta, un tifoso avversario conquistato come trofeo, cioè vedi che hanno rubato, gli ultrainteristi bruciano e scarrettano giù per le gradinate un booster, cioè manco un motorino normale, un booster, raga, vi voglio ricordare, di un avversario, di un tifoso rivale che è venuto in motorino da Bergamo a Milano a vedersi, cioè, scusi, allora Daucio, scusando l'espressione per quello che sto per dire, ma anche tu, ragazzo mio, sei un mongoloide a venirti col motorino sapendo il casino che ti succede. Ma perché? Perché se tu c'hai la moto vai è vicina a Milano, a Bergamo, perché non vai? Vienitene con oh no porca puttana, cos'è? Il commento che ha scritto Kevin, non ho ancora visto, aspetta. C'è stato un altro utente di Discord, un caro amico, che mi ha fatto una cosa simile sul forum di Jerux. Davvero? Dico solo questo. Non lo sapevo. Perché guarda, la scena tragicomica, nulla in confronto a ciò che viene dopo. Cioè, ciao, chi è? Allora, Raffaele. Ciao Raffaele! Mamma mia! E quindi insomma, questi tifosi dell'Inter nel 6 maggio 2001, aggiungo quella data non la scorda più nessuno, hanno rubato il motorino di un tifoso dell'Atalanta, gli hanno dato fuoco e l'hanno buttato giù. In realtà non gli diedero fuoco. Come non gli diedero fuoco? Come no? In realtà il fuoco si sprigionò prima di tutto perché quando andò a cadere il coso si danneggiò il serbatoio del motorino. Ok. E poi perché gli intelligenti gli andarono a tirare una cosa. Solo una tifoseria poteva fare sta cosa, Solo una tifoseria poteva fare sta cosa, ragazzi. Quelli che dicono, ma noi ci pigliano di mira. Grazie. Ci credo dopo quello che... veramente, in Inghilterra, se succedeva sta cosa, cacciavano l'intera tifoseria dagli stadi per non so quanti anni. Vi ricordatevi che i tifosi inglesi sono stati banditi, tutti i tifosi inglesi, dagli stadi per quello che successe all'Eisenberg. Gli hooligan. Cioè non stiamo parlando di cose. Ho capito, ma hooligan è il nome che usano in Inghilterra per i tifosi. Non è che lo fanno perché sono cattivi, Alcuni sono bravissime persone. Però, ripeto, sì, certo che poi... No, non devi togliere lo scudetto, assolutamente, sono d'accordo, ma gli scudetti non vanno tolti. Gli scudetti vanno decisi in campo. Se vuoi fare un campionato più corretto, controlli che sia corretta il sistema della giustizia, quindi... Io personalmente il fatto che quando gli diedero la retrocessione in B, io penso che sia stata un errore, ovvero almeno gli avrebbero dovuto dare la retrocessione o in C o in D, perché quello che loro avevano fatto fu grave. Ma non è ma ora se un umano da pagare al dirigente, ripeto, è come dire uno in Italia, un politico in Italia, può succedere, magari è successo, magari fa un qualcosa che non va, puniamo tutta l'Italia. È la stessa cosa. E appena dicevano più legnate come se non ci fosse un domani.
Ma no, guarda, io sono da... Io ripeto che in realtà la Juve si è dimostrata una squadra solida, così si è presa lo scudetto di Serie B che gli mancava, è tornata su e si è fatto un ciclo di 9 anni poco tempo dopo. Quindi veramente, massimo rispetto, la Juve ha dimostrato di essere la migliore sul campo. Gli altri piangono fuori dal campo. E la Juve intanto, io non sono juventino, poi fanno la più grande... la più grande minchiata della loro vita, ovvero comprarsi uno come Cristiano Ronaldo con quasi tutti i soldi. Però segnava, però, è vero, è stato un errore, però segnava, ragazzi, l'hanno preso quando era forte. Si catturano 4 tizi venuti da Temu, da AliExpress, se possiamo dire così. E infatti poi non ha più vinto lo scudetto, lo sappiamo, purtroppo. Ma se era cosa che se li cioè, voglio dire, per vincere lo scudetto il Napoli vuol proprio dire che il livello si è abbassato, perché quando c'era la Juve che vinceva. Ma no, non è vero, perché Kvara è ancora PSG, lo sta dimostrando, è un campione. Kvara è Kvaradona, Vabbè, Kevin. Te lo voglio dire, Jack. Sì. Kvara è un fenomeno. Ma lo è. Tornassi indietro Vabbè, Kevin, tu se tornassi indietro nel tempo, letteralmente a me mi spaccheresti le gengive a martellate. Ma no, le gengive, secondo me ti figlierebbe. Hai presente lo Sputnik, quel missile, cioè quel razzo sovietico? Te lo ricordi lo Sputnik? Mi porterebbe in diretta nello stadio e i martellate sulle ma gengive. secondo me no, ti prenderebbe lo Sputnik, i reliquie dello Sputnik, e te lo infilerebbe su per il... Lo scudetto si guadagna sul campo, e ha ragione. Ma che è una cosa importante, bravo. Kevin, io c'ho una certa età, Kevin, per il momento no. Se vuoi, appena inventiamo la macchina del tempo, torniamo indietro e quello lo puoi fare, te lo prometto. Una cosa, mentre Rio dorme, gli accendi i peli. Come una certa età? E quanti anni hai, Lio? Non hai, giovane. Ma dai, giovane. Quanti anni hai? 30, dai. 30, dai. 30 non è mica un'età da morire di... Insomma... Cioè, si sta bene, 30 anni. No, perché a differenza di Lio, io quest'anno ne faccio 35, ragazzi. Sì. Ma ormai io e Raffaele siamo in zona cosa? Siamo in zona... com'è che si dice? Che caldo! Luis Diaz è un fenomeno, follia veloce, vero? Ma quanto è forte Luis Diaz? Veramente, mamma mia. Mamma mia, è un fenomeno anche lui. Mia di Raffaele, per curiosità, mia di Raffaele. Ha la stessa età di Carmelo, o di Raffaele. Io non so l'età di Kevin, non ho mai saputo l'età di Kevin. Kevin per me rimane una creatura mistica. Kevin è imperscrutabile. È un po' come un dio esterno di Lovecraft. Non voglio sapere dettagli privati suoi. Grazie a sta fava, in JW, se non mi sbaglio, c'ha uno dei wrestler più sculati al mondo. E chi è? Dimmi tu. Chi è? Coso, aspetta, fammi raccontare che adesso non mi ricordo chi c'ha Kevin. No, lo so che lo dici sempre, ma sono io che vedo Kevin come... Voglio fare soltanto una domanda a Kevin, ma quindi è del 91 come me? O 91 o 95, uno delle due. O 91 o 95, uno delle due. Vediamo. Cavolo, Titania. Virgin Vassago. Titania era... Titania non era di Kevin, era... Quindi alla stessa età di Lio. 95. E Leonardo 98. Black. Ma Leonardo da qualche parte non avevi scritto 97. 98, ok. Aspetta, ti prego, dimmi il PG di Kevin, così ti dico quali sono i suoi e quali no. Comunque, chi vuole unirsi su Discord, Matteo, lo dico anche a te, nel caso volessi, tanto che si parla di calcio, sei il benvenuto, Guarda che davvero, non farti polemica, siamo fra amici, veramente, Matteo. Siamo fra amici. Pure Papa Lucian Feras, dimmi tu. Lui si è praticamente creato il Pantheon dei wrestler più... No, devi dirmi gli altri, io non so chi sia sto papa, ma dimmi gli altri, io in JW ho mai visto sto papa. Però dimmi gli altri. Allora, ti dico quelli là suoi, partendo dal primo. Allora c'è Titania. Che non è sua, è di quello... Virgin Vassago. Ok. Luxus Black.
I fratelli Valentine che lo ha creato. Sì, ma non da me non li ho mai visti questi personaggi, intendo io, cioè non li ho mai visti. In realtà sì, però facevano parte di uno dei show che aveva creato Kevin, se non mi sbaglio, che ci stavo partecipando anch'io, che poi successe tutto ok, scusami. Anami, Tora Taiga, Sì. Rei Miku. Aspetta, vediamo chi altro c'è. Darkstar, Remina Uzumaki, Oni-chan, Tomi Uzumaki, Kafka, Oni-chan. Malekith Araun, Papalushan Feras. Vabbè, ma sono bio di allievi, questi. Sono allievi. Ma comunque, Simo, non c'è oggi Simo, purtroppo, è andato al cinema. No, è Oni-chan, infatti Oni-chan. King Mida, Zorf, Wizard. Oni-chan, ha ragione lui. Oni-chan, non Oni-chan, è giusto. È una sola. Si è creato veramente questo ragazzo. Io pensavo che tu mi dicessi quelli famosi, tipo, che ne so, Yagami, mi dicessi, visto che. Cioè, l'ho messo. Margaret. Si è creato Margaret. Allora, Margaret è una storia complicata. Avevo creato Elizabeth e Margaret, le Twin Sisters, praticamente ispirate alle due attendants della Velvet Room di Persona 3 e Persona 4. E lui si è preso Margaret, che era appunto quella di Persona 4. Quindi insomma, mica male, la mitica Margaret. Ha creato il titolo JW Fusion Tag Team Champion, con una grafica a dir poco fantastica. Le grafiche lui le fa bene, è vera sta cosa, le grafiche le fa bene. Sto ragazzo, ti giuro, mi spaventa, ma mi spaventa in senso buono. È sempre stato bravo a fare grafiche lui, guarda. Cioè, si è rifatto la bio, si è fatto il lifting. Ricordiamo Nurse Lisa Garland, Nurse Lisa, che è ispirata alla mitica Lisa, l'infermiera di Silent Hill, quella originale dell'1, che è fantastico. Il mio e sta cosa io non la sto dicendo per dirla. Veramente io devo fare i complimenti a Kevin. Sì. Che è creato delle cose che sono bene. E l'unica cosa che mi dispiace è che non ho potuto mai lottare in nessuna occasione contro di lui. A me sarebbe bastato anche solo una volta. Io ho chiuso, purtroppo ho chiuso perché sono io che non riesco più a scrivere queste cose, purtroppo ci ho provato, ma ho dovuto chiudere perché non per cattiveria, cioè proprio perché non ce la facevo più. Mi sono preso uno spavento sulla salute a ottobre, quello che è, forse novembre. Adesso sì, allora ho detto. Allora, il fatto è che quando ci si mette troppo impegno in una cosa, tu comunque. Ma devi metterci impegno, è necessario per l'ambiente. Ti aspetti anche, sai, dici che cioè che una cosa ti possa, dici vabbè, una cosa mi è andata male, ma fa niente, ma comunque ti aspetti che qualcuno dica cavolo, sto ragazzo ci ha messo impegno, e quindi se, come si suol dire, ci posso fare i complimenti. No, la maggior parte ti rompono le scatole anche per una virgola messa sbagliata. Cioè, se tu per caso è vero. Un nome lo suoni ad esempio in modo sbagliato, cioè ti faccio un esempio. Ma il mio problema era, allora io non ho nulla. Come sta Eiji? Faccio un esempio, cioè... Eiji sta bene, no? Eiji è un bellissimo nome giapponese. Eiji Egitto, Eiji come Egitto, normalissimo. Infatti no, è egiziana lei, non è giapponese. Io sono giapponese. Jack, prendendo come esempio un'altra creazione di Kevin, il bandolero. Tu dici così, è il bandolero. Ci sono persone, e ti giuro che io che si lamentano perché che ne so, c'è un accento sbagliato, si dice in quel modo. Raga,
Ma è vero che lo fanno, lo so. Cioè, non rompete come disse una volta Jack. Quelle persone sono chiamate in un modo che non posso dire online. La prima parola è grammar, la seconda parola non la posso dire perché è su YouTube. Però quelle persone si chiamano grammar. Che è una categoria di persone che vanno a cercare ogni minimo difetto. Praticamente sono i soldatini del baffo, però della grammatica. Della grammatica? Sì, è vero. No? Sì, stiamo dicendo una cosa, è un gergo colloquiale con cui sono chiamati da tanti anni. Ed esistono, e veramente io ho beccato delle persone che c'è, su Reddit c'è una sezione di gente che rompe le scatole nei post dove magari ci sono degli inglesismi in termini italiani, ma anche della roba tipo ho fatto grinding in un gioco. Ha fatto grinding, ma cosa scrive quello? Non sa l'italiano. Si usa a dire grinding, farming. Dov'è Kevin? Dov'è Kevin che gli devo fare i complimenti? È scappato. Magnifico. No. Rungo. Allora, io ti ricordi Rungo, il best one. Jack, ti leggo i commenti di Kevin. C'è un commento di Kevin mi sono perso. Sotto il post, quello lì che hai fatto tu sul forum. Allora, il match 3, che era quello tra Padre Celentano e Pollo di Mare, lui risponde. Non è a 3. Uno tra Antonio Cassano e Mario Merola. Questo è stato bellissimo. Anche se chi è dei due Mario Merola? Penso che Cassano sia Pollo di Mare, mentre Mario Merola dovrebbe essere coso, Padre Celentano. Non lo so. Ora non lo so. Kevin chiede due chi. Io me lo chiedevo. Tu che puoi commentare, chiede due chi, perché io sinceramente Mario Merola potrebbe anche essere Padre Celentano, visto che cantava. No, perché ho messo. No, aveva detto lui che canta Tu canunchiagne, festa scudetto Napoli 86. Come si dice tu canunchiagne? Raffaele, com'è il termine corretto? È partito Mario Merola che canta in napoletano. Che termine? Tu canunchiagne. Festa scudetto Chiagne. Oh, grazie. C'era bisogno di ma figurati, Jack. Anche Mario Merola. Comunque, Jack, scusami, ti ricordi Gran Amore? Sì, lo ricordo. Il film. No, perché lo chiede Leonardo. Io mi ricordo la serie, sì, quello con Castagna, ma la cosa brutta è che veramente mi sembra che sia morto di problemi al cuore lui, purtroppo. Lui morì di problemi al cuore, ma perché lui lo disse tempo fa. Però il programma di per sé era uno dei programmi personalmente più belli in assoluto. Perché non era ancora l'epoca della TV trash, non era ancora trash. Lo sai quale programma? Guerriero della Luce, che bello. Aveva fatto una cosa simile? No. Raffaella Carrà. C'è posta per Totti? No. Raffaella Caramba, mi sembra. Caramba, che sorpresa. Sì. Che lei faceva sta cosa qui di far ritornare cioè di far incontrare le persone, sai, genitori e figli che non si parlavano da un sacco e cose simili, quindi quello era bello, anche se il mio preferito, ragazzi, senza offesa, ma per me il preferito è coso, è Blu Notte, cioè personalmente io ho capito adoro... Brumotti, Blu Notte, che Brumotti. Io che capisco fiasche per Fliso. No, allora Jack, io te lo consiglio sto coso Blu Notte perché quello là non è paura, quello di paura, quello era no, non era paura, era quello di cronaca. Quello che parlava di cronaca. Lo so, ma non era quello che diceva paura, Ci facevano l'imitazione a coso. Sì, a Bonolis. Lucarelli, esatto. Brumotti, io ho detto Lucarelli. Brumotti. Ci facevano a mai dire gol, che c'era coso. Quello che poi fece
Bugs Love con la Unzi. Eccolo Brumotti, ecco. Cosa? Eccolo qua. Cioè, che c'ha il moto. Come Selena Vittorio Brumotti, perché devo intendere? Cerca Blu Notte, per favore. Ho cercato Brumotti. È Fabio De Luigi, sì, Kevin, bravo. Fabio De Luigi. Sì, era De Luigi. Blu Notte e non Brumotti, eccolo qua. Blu Notte, sì. Ho scritto Blu. No, Luca, ok. Eccolo qua. Eccolo. Questo qui, cavolo, quando era personalmente bello come programma. Ma sì, perché trattava i casi più spaventosi della storia. Casi di cronaca nera. Ma anche anche notizie locali che magari non avevano un successo, diciamo, nazionale. Era bello anche per quello. Lui fu uno dei pochi che fece sia un servizio sul mostro di Firenze, ma fece anche un servizio su un evento accaduto nella seconda guerra mondiale e che si venne a scoprire poi tramite un faldone che era stato lasciato appendere muffa, roba del genere, e si venne a scoprire sta cosa qui, e come lo raccontò lui, cavolo, quello era un altro, cioè quando lui raccontò anche di Paolo Borsellino, quell'atto fu un gol, non dico un colpo a cuore, ma ti lascia il segno. Allora, visto che mi hanno detto la parola pace, se vuoi la pace prepara la pace, disse Gandhi. Si visem passem parabellum. Fai una cosa, visto che si parla di Gandhi, cerca Gandhi Civilization Videogame, ok, e tu dimmi se è possibile questa cosa, e penso che già in chat qualcuno ha capito di che cosa io mi stia riferendo. Guarda perché... questo è Dalsi, sto scherzando. Per chi non l'avesse capito, è il, diciamo così, l'easter egg, possiamo dire così, di Gandhi che mi diventa un guerrafondaio. Guarda questa. Com'è possibile sta cosa? Per un cavolo di errore di calcolo della intelligenza guarda questa. Gandhi mi diventa un guerrafondaio. No, è una flag, si sono sbagliati la flag. Lo stai vedendo che c'ha il nucleare, c'ha... Sì, ma sta cosa non è una presa in giro, Jack, come puoi vedere è un bug. È un bug che quegli, scusando l'espressione, quegli stronzi dei programmatori non hanno tolto. Quindi ogni volta che tu interpreti Gandhi, e non so se era non la resistenza, forse il rispetto, quando ti arriva il rispetto a 0, e cioè tu ce l'hai a 0, ti scende ancora e ti va a -1, sto cavolo di calcolo fa andare il rispetto di cosa a 99. Lo so perché ce l'avevo contro, io ero un po' arrabbiato con me. Mi creava le truppe all'infinito. Io non sono riuscito a vincere in Civilization 6. Io avevo l'Egitto e stavo cercando di invadere, ovviamente molto pacificamente, l'India. E il problema è che questo qua mi continuava a creare delle truppe, era una roba bellicosa, spendeva tutto in roba d'attacco, era una roba bestiale, una macchina da guerra questo Gandhi. Non mi puoi mettere uno come Gandhi che mi manda la nucleare, cioè è come se mi metti... Ma non l'ha fatto apposta la prima volta, però poi hai visto che è divertente, hai visto che era divertente. Come Madre Teresa di Calcutta, che ti lancia... Mi mandi una come Madre Teresa di Calcutta che mi diventa una guerrafondaia peggio del baffetto. Sì, sarebbe fuori personaggio. O uno come Papa Giovanni Paolo II che già con le truppe svizzere fa le cose, si allea con i templari, con chi che sia. Beh, era alleato con i templari. I templari erano della chiesa.
Dico, mi conquista l'universo in meno di 3 secondi con la nucleare. Cioè, sì, ricordiamo che l'hanno scelto non per le sue capacità, ma per la sua nazionalità, perché serviva in una certa lotta, conflitto ideologica contro una nazione vicina, essendo lui polacco. L'hanno scelto per quello, mica l'hanno scelto perché. Poi che abbia fatto il suo lavoro, ci mancherebbe altro, cavolo, sarà stato 30 anni, sarà stato 30 anni a fare. Diciamo che è stato pure uno che. Votate boss! Non votate, fate boss, non votate. È stato. Punto esclamativo boss, vai, sì. Ragazzi. L'unico papa a mettersi contro la mafia. Cioè, mica non l'unico, no, ma dai, anche gli altri dopo. Sì, ma dico, lui fu uno dei primi. Cioè, fino adesso nessun Santo Padre si era messo contro la mafia. Prima di lui no. Dopo tutti contro. Cioè, lui fu uno che proprio, letteralmente, se tu vai a vedere il comizio, cosa che fece lui, il discorso che fece lui, qualche giorno dopo, perché lui era qui in Sicilia, era, se non mi sbaglio, Siracusa non mi ricordo. E lui fece proprio sta cosa qui e ragazzi, nuovo dungeon. Siamo nuovo dungeon. Jack, gli avevano pure detto di non, cioè gli avevano pure chiesto di non dire queste cose e lui lui ha detto, lo so. E l'ha dette. Però è assurdo che gli vai a chiedere a uno di non dire certe cose. A lui alla fine veramente predicare la pace l'ha predicata veramente. Allora, Jack, era il periodo in cui, diciamo così, ma poi io non giudico se poi lui, diciamo, aveva delle relazioni, non giudico, non mi interessa su cose. Cioè veramente oggi si dà troppo, voglio dire, poveraccio, sei lì, devi vivere da solo per 90 anni, magari. Capisco che poi non vai in Svizzera, vai a divertirti, lo capisco però. No, ma il fatto che lui se ne andava in Svizzera a sciare. Ma sciare, sì, se fosse quello non si direbbe nulla. E le altre cose che faceva in Svizzera, però. Dico, scusando l'espressione, sono anche usando l'espressione cazzi suoi. Lì o le altre cose, sì, sono affari suoi comunque. Le altre cose. Cioè, se uno diciamo così, mi viene a dire guarda che quello ha fatto quella cosa, che me ne frega. Anche a me non me ne frega nulla, poi comunque, cioè voglio dire, lui è ok. Io ripeto, per me il migliore rimane quello che ha fatto fuori dopo 28 giorni. Ma ciao, bella Gioia, come stai? Gli ha ceduto il cuore, ma oggi tutte le testimonianze provano che non ti può cedere il cuore così. Ma c'era un veleno, è ovvio che l'hanno avvelenato quel poveraccio, quello italiano, insomma, Giovanni Paolo I. Luciani. Poi lo spiace perché veramente sai cosa aveva detto? È che lui ha iniziato a toccare le finanze e se tu tocchi quelle non rischi di arrivare al giorno dopo, perché aveva detto ma bisogna fare una pulizia, ciao. non ci arrivi al giorno dopo, è quello veramente. Perché dobbiamo per caso parlare di quel papa che lo avevano imbalsamato e durante una cosa non ti va a esplodere, non ti va a fare esplodere come se non ci fosse un domani. Esplodere? Cosa esplodere? C'è stato un papa, questo papa l'avevano imbalsamato, diciamo così, durante le funerali. Bello che questo papa era bello gonfio di gas. No, non dimmi che è successo quello che penso io. Yes. No. E sto papa boia. Guarda, se tu cerchi papa esploso ti spunta già l'articolo. Ho paura di vedere immagini disgustose, guarda. Non ci sono immagini. Non c'ho il coraggio. Leggerò, ma magari lontano dai pasti, guarda. Ti ringrazio. Sono quei traumi che speravo. Tra l'altro nel 1800 e qualcosa. Ma c'è un nemico che si chiama Carmine Wamba Kurama. Wambu Kamba. Carmine Wamba. È un nemico, si chiama Carmine. Sì, l'ho visto. Ma come fa un nemico a chiamarsi Carmine? Un papa, Jack, non c'è stato un papa che pur dopo che si è morto lo hanno riesumato per processarlo. Sì, ma quello è del Medioevo,
Cioè, dimmi tu com'è possibile questa cosa. E hanno detto che era colpevole. Ha detto che non si è difeso, perché non si è difeso. Ha detto, allora vuol dire che... un cristiano che è morto da meno 2 giorni. Io ho detto, è morto signore, è morto, non può processarsi da solo. Scusami, dov'è che sto... ma allora Dio non l'ha protetto, era colpevole, ma guarda, la chiesa del Medioevo... Era come nel periodo delle cose. Era quel periodo la caccia alle streghe, è quel periodo lì, infatti. Cioè che se Navicchiaredda non poteva parlare perché non c'aveva la dentiera, cos'era? Una strega? Sì, esatto, secondo quello. Grazie a sta ceppola. Oltretutto ricordiamo che il processo era parecchio invasivo e assolutamente irrispettoso della dignità umana. Scusami, che mi aspetti da uno che a una povera Cristo me la fanno sedere su una sedia palesemente da sedia elettrica, la metti sott'acqua e vedi se la tizia sa fuoco oppure no. Cioè, non può essere che da povera Cristo sa trattenere bene il respiro. No, è una strega. Ma era fatto apposta perché finisse male, capisci che era già deciso, cioè era già truccato dall'inizio il verdetto. È ovvio che qualunque cosa poi dovevano confessare per forza. Quindi noi non è possibile, cioè se in passato era possibile, ora non è possibile. Se per caso accade qualcosa di pigliarlo uno, sbatterlo con un mulo, staccagnarlo di mazzate. No, infatti no. Perché fa reato. Mentre ai tempi queste cose si potevano fare. Vabbè, grazie tante, comandavano loro. Stavano lì. Io sarò sempre dalla parte di tutte quelle povere persone che poi si sono scusati, dopo 500 anni si sono anche scusati, tanto quelli sono morti. Grazie tante. Un po' come quelli lì, non possiamo dire mai sì, soldati. Ma si scusano sempre tutti, però ormai è tardi. E qui in Italia sterminarono un intero paese. Sì, no, si ma sono scusati, si scusano siamo sempre. vecchietti. Non so, si scusano sempre, guarda. Scusami, ma allora. Ma sono brave persone, sono scusati. Vabbè, scusa. Ripeto, io penso che ovviamente sono sempre stato dalla parte dei ribelli, delle persone giuste che subiscono ingiustizie. Sarò sempre da quella parte lì, perché quelle povere persone è giusto che qualcuno dica mi spiace. Qualcuno che dica. Anche perché quelle persone lì, ma che cavolo erano quelle persone? Siamo noi oggi, Jack, io non dico niente. Io non dico niente, poi non so cosa ho scoperto, ma io non dico niente. Cosa ho scoperto? Io ho scoperto qualcosa. Non dico niente per evitare di toccare il nervo scoperto mio. Meglio che non dico niente. Ma lì, secondo me, quelle persone lì, gli emarginati di una volta, siamo noi oggi, cioè vuol dire, come dire, cambiano i tempi, ma comunque. Ma intanto stai affrontando di tutto. Sì, guarda, siamo in 4 a affrontare. Grifoni. È un nemico chiamato, è una specie di insetto chiamato Carmine. Come si chiama? Il dio spaghetto lì. Oh, il Flying Spaghetti Monster? No, non l'ho ancora visto. Flying Spaghetti Monster. Ma tu che sei tutto di religione e cose del genere, ma mi spieghi che caspierola è sta cosa del pastafarianesimo? È una parodia, tecnicamente sono persone atee, io lo so perché il mio professore è venuto a mancare quest'anno e gli voglio un sacco di bene, è pastafariano, ma lui tecnicamente è estremamente ateo. Molti pastafariani non te lo diranno perché devono dirti che credono nella divinità spaghetto, sono estremamente atei e lo fanno per prendere in giro le religioni. Non credono davvero nello spaghetto, l'autore era un satirico, quindi sappi che non esiste. Praticamente sono più rincoglioniti di quelli di Scientology. Mi stai spiegando? No, quelli Scientology credono sul serio. Questi qui invece non ci credono, cioè sanno che non esiste la divinità spaghetti, però loro piace un buon piatto di spaghetti e sono divini così, hanno il loro piatto di spaghetti. Praticamente si sono creati il Pantheon italiano. Sono creati il Pantheon, sì, è italiano il pastafarianesimo, e il mio professore era uno degli esponenti massimi del pastafarianesimo in Piemonte. Mi immagino i rigatoni che prendono. Ma sai quanti bestemmioni che tirava quell'uomo comunque, voglio dire. Il posto di uno come Ares.
come altri ma poi diciamoci una cosa, lo spaghetto esiste, puoi dimostrarlo l'esistenza dello spaghetto, lo puoi dimostrare. Non puoi dimostrare che viene da un'entità divina che vola in cielo. Che significa puoi mostrare la provenienza dello spaghetto? Dalla farina, da dove cazzo? Dal cielo, la mandato giù dal cielo. Hai capito? Vabbè, ma è satirica, dai, non è una vera religione. E poi non è fatta veramente per offendere, è fatta per offendere. Io non sono pastafariano. Kevin, se sei ancora in chat, Gigio cerca pastafarianesimo, la religione del dio spaghetto. È un dio che sta nell'alto dei cieli a forma di spaghetto e ci dona gli spaghetti a pagamento, no, lo faccio scendere, ci pago io il biglietto. Io ce lo vedo una strada dove c'è Barilla, c'è casa e vedi il Fly Spaghetti Monster che ti fornisce la Barilla. Ma perché? La mia religione! L'unica canzone che mi ha fatto commuovere, porca miseria. Invece a me fa commuovere poste italiane. No, a me no. Allora, ma a parte gli scherzi, a me è raro che che mi fa commuovere una canzone. Cioè, se è proprio senti Leonardo, che discorso pazzesco. Stiamo parlando del pastafarianesimo. È pazzesca. Dico, se è proprio l'argomento che mi tocca, dico, nel privato, o è qualcosa del passato che mi fa proprio venire da piangere, a me è raro che delle canzoni mi facciano piangere, però ti devo dire, anche a me è raro, sì. Cioè la colonna sonora degli spot della Barilla, cavolo, quando pianti che mi sono fatto. Cioè ogni volta che la sentivo, a me la canzone più commovente, anche se non è fatta per farti commuovere, rimane We Are The World, perché ti dà delle speranze. C'erano i più grandi artisti del mondo, c'erano nell'epoca, in quegli anni 80, Michael Jackson e tanti altri, che speravano in un futuro dell'Africa bellissimo, senza povertà e tutto. Fu una grande canzone, ovviamente purtroppo fa piangere il fatto che non si è ancora realizzato questo sogno. No, se andassimo a vedere, in parte, ma proprio in parte alla lontana si sta facendo, ma tutto grazie alla Cina. Cioè a sto momento grazie alla Cina. Ho capito, grazie a Cito, ho detto, ma io che c'entro? No. Dico grazie alla Cina, perché ma non voglio mai dire grazie alla Cina, con tutto rispetto. Non so. Cioè, check, vatti a vedere le cose. Metà delle strade che stanno costruendo là in Giappone, sì, vabbè, in Giappone, là in Africa sono tutte di provenienza cinese. Vabbè, diciamo che il più grande finanziatore dell'Africa rimane Bill Gates. E coreane. Cinesi e coreane, quindi cinese e coreano. Ma io ci posso anche credere, ragazzi. Mica pizza e fighi, ragazzi. Ripeto anche Bill Gates aveva detto una cosa, aveva detto io faccio un sacco di donazioni lì, poi non sappiamo a chi vanno questi soldi, ma anche se dovessero andare nelle mani sbagliate, qualcosa la gente arriva comunque, No, ma parlando di queste cose di donazioni e cose del genere, quando è stato? L'altro ieri, se non mi sbaglio, no, mesetto fa, ho letto un articolo anzi un post di un ragazzo, non so se era su Facebook o su Threads, ora non ricordo. Sto ragazzo ha detto: ho voluto fare un esperimento, ho voluto dare una maglietta, sai, una maglietta per quella per i poveri, però ho messo un segnalatore per indicarmi dove era sta maglietta. Jack, sto ragazzo è andato a controllare sta cosa, la maglietta non era stata portata ai poveri, ma era stata portata in un negozio e la stavano facendo pagare meno di quanto valeva la maglietta. Ma che strano! Io lo so perché ho un mio amico che lavorava per un'associazione di beneficenza e era tutto politicizzato. Io non dico nulla, non posso entrare nell'argomento. Sto ragazzo gli ha detto, ha scritto, io dico, raga, io non vi dico niente se volete o sì o no ancora continuare a donare le cose,
Ma se si deve fare una presa per il culo così, allora personalmente... Ma ha scoperto l'acqua calda e si sa che è così. Si sapeva, io lo so da 20 anni e passa. Ma secondo te perché ci fanno tutte queste pubblicità in TV? Ma secondo te perché ci fanno le pubblicità? Perché pensi che fanno per beneficenza o fanno perché hanno dei guadagni? Perché ci arrivano a loro i soldi, scusami, si sa che così. Arriva, mi sembra, l'1% viene donato, il resto va nelle tasche. Ma nemmeno l'1%. Ma nemmeno l'1%, hai ragione te, nemmeno l'1%, meno. Nemmeno l'1%. Però purtroppo la gente vede immagini tristi e dicono poverino, c'ha ragione, l'empatia è sempre una bellissima cosa, il problema è che non è accompagnata dai fatti. Aveva ragione sto ragazzo qua, si è messo segnalatore, è finito in un negozio, ma certamente. Ciao, signore del male, grandissimo! Oh, il boss! Allora, signore del male! pensa che avrei bisogno di una mano perché ho sbloccato un po' di trial, un po' di roba. Jack, io mi muovo un attimo che devo uscire e torno subito perché devo andare a fare. Vabbè, intanto c'è il mitico Raffaele, grandissimo Raffaele. Raffaele, tienimi d'occhio a Jack che appena torno mi dici quello che non dico nulla di negativo su io, promesso, dai, tranquillo, io. E tanto lo so che dirai ogni cosa su. Lo so. Devo organizzarmi per fare il tempio di Skull e trial che ho io. Allora, comunque chiedo cosa, ma vorrei un attimo rispondere a Leonardo. Certo. Allora, perché ha chiesto giustamente Raffaele come va. Guarda, onestamente sono un po' stanco, un po' esaurito e poi diciamo che voglio soltanto, insomma, di trasferirmi in un'altra città, in un'altra casa. Così insomma da partecipare pure a questi eventi che mi piacerebbe tanto, cioè sarebbe per esempio il Comic Con a Napoli e questi tipi di avvenimenti qua, cioè veramente mi piacerebbe. Volevo dire, se posso un attimo rispondere alla domanda del Signore del Male, che è importantissima, mi ha chiesto cosa ti serve. A me, diciamo che ho sbloccato per la trama, ho il Tempio di Scalla e poi ho il Delta Escape da fare, che ovviamente significa trial. Non so perché sui server Chaos è sempre un caos trovare la roba. Io ripeto, io vi giuro, sui server light ma è velocissima la coda, cioè anche se sei un DPS ce la fai a quest'ora. Io sblocco ogni trial di trama senza chiedere aiuto a nessuno sui server light, cioè al massimo aspetti 10 minuti. Punto esclamativo boss, vai. Vorrei No, vai tranquillo. Vorrei aiutarmi anch'io, io sono a favore. No, è che devo scrivere. No, tutti no! Ma no, un po' la volta, no, ovviamente. Diciamo più che altro Scalla è per la trama. È quello, ho paura che non mi fa pop-up. Perché ho messo Scalla e 2 dungeon nuovi. Il problema è che non mi è uscito Scalla. Non mi esce mai. Ora posso scrivere finalmente. E poi il resto Delta Escape 1, ovviamente normal. A me anche Ansincio va bene lo stesso. E allora, giustamente Leonardo mi fa questa domanda. Secondo te chi vincerà la Champions? Allora, lo voglio dire. La Champions per me lo vince il Bayern Monaco. Ma grazie di cuore. Ma abbiamo ancora il posto a fare? Ma io pensavo di essere già alla fine, stavo già festeggiando. Spero di non aver scritto GG. Appunto esclamativo un'ora. No, non l'ho scritto GG, meno male. Allora, vediamo un attimo. Scusatemi, i miei compagni? Perché non fanno nulla? Mi sono addormentato. Il guerriero della luce. Sei Wakame. Wakame è la nostra Warrior of Light. Può avere la forma che vuoi te. Tu, Raffaele, se tu facessi mai un avatar in un gioco, lo faresti simile a te? Ti faccio sta domanda. O lo faresti molto fantasy? Come lo faresti? Non lo farei simile a me, ma più fantasy. Sì, io ad esempio il mio avatar in questo caso è una ragazza con una coda da gatto e le orecchie da gatta, però è molto brava, è una micote si chiamano. E l'altro mio personaggio che hai visto venerdì in diretta era praticamente una Lalafell, quindi praticamente una piccoletta, però una piccoletta che mena tantissimo perché è fatta apposta, spacca tutto. Bella domanda. E tu Kevin? Cosa ti creeresti? Io ho la sensazione che ti creeresti una sorta di Jennifer Bell, che è un suo personaggio nel wrestling, e praticamente
secondo me creerebbe una di quelle bellone incredibili, molto di classe, questa sensazione. Non è così strano, perché su Final Fantasy XIV un sacco di personaggi femminili siamo maschi in realtà, come dico sempre io. Nel frattempo salutiamo il signore del male che è entrato, buonasera. Sì. È entrato con noi su Discord, ciao! Ti alzo subito il volume, che bello, ci sentiamo a voce. Io non entro mai praticamente sui server. Come stai? Tutto a posto. Ottimo, meno male. Sto morendo male probabilmente. Sì, io ho paura che succeda qualcosa. È nella norma. Sì, tranquillo, allora è tutto normale. Io una piccola domanda. Prima di fare boiate della Madosca. Sì. In cosa sono limitato nel linguaggio? Per non farti bannare. Ti ringrazio anche. Io mi trattengo in live. Ti capisco benissimo. Giusto per capire, non vorrei fare le piccole delle. Qual è la domanda? Cosa che tipo di linguaggio posso usare? Scurrile sì, non bestemmie, perché... No. Scurrile sì, puoi dire, ma puoi dirlo, Tanto qua, guarda, quando entra Comettino ha record di parolacce. Entra lui, guarda. Gli scappano a prescindere. Gli scappano anche a lui, quindi siamo tranquillo e siamo abituati il mio canale è ancora salvo, per quanto ne so. No, ma sono morto come un cretino, no, sono vivo, vedi. Io non so come faccio a trattenermi, ripeto, perché quando sono offline partono certe parole che veramente sono da ban all'infinito, veramente, quando sono offline, quando mi arrabbio, che muoio, partono parole incredibili, veramente, sappilo, è inevitabile, penso. Io penso che la pazienza l'ho persa quando ho iniziato a giocare ai videogiochi, penso, purtroppo. Ok, allora. Mi salta la sequenza con questa sorta di Zeus indù che è morto. Fai con calma perché sono in trial, quindi... Ah, tranquillo. Hai già fatto la nuova patch? Tu hai già iniziato quella che è uscita ieri? È già finita! Cosa ci sarà? Un dungeon e un trial, immagino, come al solito ci sarà. Sì, basta. Io vedo come la creazione del PG determinato gioco. Stavo chiedendo appunto la domanda prima... Che tipo di personaggi amate creare quando vi fate un personaggio in un gioco fantasy come Final Fantasy? Io ho detto, ho fatto la ragazza gatta con le orecchie da gatto, la coda da gatto, la micote praticamente, oppure il mio personaggio principale che è una Lalafell. Il mio personaggio principale è solo perché sui server light si va giù, che è un piacere veramente la coda per un DPS dura niente. Non so se i personaggi su qualche server light, ma sono veramente veloci le code lì, è una cosa assurda. Io ho dovuto, infatti, perché prima ero main su Sagittarius, che è il nostro server, solo che poi dopo mi accorgevo di quanto era lontano, e qualcuno mi disse, ma perché non fai un personaggio su Light? Lì è velocissimo. Allora sono andato su Odino, e quel server è qualcosa di incredibile, veramente, quel server... l'intero Light è molto veloce per le code, cioè non so se ha più gente, non so come spiegarlo, ma proprio ti fa pop-up istantaneo quasi, anche per il PS. È il semplice fatto che, tra virgolette, il server è stato boicottato e quindi tutti chi deve fare contenuti endgame e roba del genere va su l'altro data center. Ma chi è che l'ha boicottato? Non ho mai capito questa cosa. Non lo so, non l'ho capito neanche io, sinceramente. L'ho letto anch'io sta cosa, ma non ho mai capito quanto ci fosse del vero, perché mi sembrava, sai, la classica tirata esagerata. Ho detto, ma dai, ma i giocatori ci sono sempre, però veramente là. Io sinceramente mi trovo comodo a fare le code qua perché facendo crafting, quindi posso craftare tranquillo, non devo stare attento come start, ma così. Quindi in quel senso lì vado tranquillo. Sì. Più che altro, grazie al crafting ti puoi fare un sacco di soldi su questo gioco. Uno dovrà imparare prima o poi a fare un buon crafting. Guarda, è già tanto che sto imparando adesso come si fa il glamour, è incredibile a scoprire come usare. Io uso sempre il Glamour Prism, lo uso sempre malissimo perché lo usavo come apparizione, cioè tu lo usi dell'armatura, e mi ha detto no, ma tu devi usarlo nella locanda, il Glamour Prism. E da lì puoi finalmente salvare i set da locanda, ma veramente posso farlo? E io dicevo, ma ci sono certe cose che non puoi salvarle. Ho detto, non è che sono tutti come i vestiti speciali, tipo quello di Claude o quello di Final Fantasy 3 che si possono, o quelli stagionali.
E ho detto, no, ma puoi farlo col Glamour Prism. E ho finalmente ho capito, mi si è illuminato un mondo. Ho detto, ma dai, 2 anni, sono 5 anni, 4 anni che gioco a questo gioco e non sapevo. E non sapevo come usare bene il Glamour Prism. Ho detto, ma io l'ho sempre usato in un altro modo, tipo andavo da qua. In realtà tu l'hai usato cioè l'hai usato in modo indiretto in old style, perché prima dovevi avere il prisma e metterti il glamour addosso. Ah, era C'era solo proprio... il glamour. Era proprio così prima. Quindi sto facendo il vecchio metodo io, ok? Non è una roba strana. Yes. Vabbè, allora sono fermo indietro di 5 anni, ok? Allora è normale. Allora quello ci sta. E intanto mi sono reso conto che non sono andato avanti con la job quest, tanto che aspetto non c'è nessuna fretta perché devo fare questa cosa. E praticamente ho scoperto che ho ancora il Dragoon a 70. Ho detto aspetto perché mi ricordavo che il Dragoon ha bisogno di andare in zone abbastanza avanzate. Me lo ricordavo sta cosa dai tempi, perché è uno dei miei job preferiti, il Dragoon. Sei contento per la nuova modalità, non mi ricordo se si chiama Enhanced o come l'hanno chiamata, quella che aggiungeranno nella prossima con Evercold? Ti piace come idea? Ni. Io ad esempio sono molto lento con i giochi action proprio puri, non sono mai stato bravo, cioè voglio dire, in Devil May Cry di solito sono i demoni che menano me, di solito, in Devil May Cry. No, Quello è già diverso però comunque. Lo so, ma allora se vedrete useranno qualcosa simile Final Fantasy XVI, che è un po' alla DMC. No, magari. più che altro le combo saranno monobottone, da quel che ho capito. Sì, l'importante è che non sia una roba ancora più di riflessi rispetto a prima. Perché io... No, le combo saranno uguali, però per esempio per il Dragoon devi fare tipo adesso fai 4 combo, là ne farai io ho detto sempre una, cose facili. premendo sempre lo stesso bottone. Ma ricordati che una volta la postura era importantissima, fino a poco tempo fa, neanche tanto tempo fa. Tipo, molte volte c'era, tipo, questa combo la faccio dietro, questa la faccio al fianco. Ho quasi fatto tutto ormai flank, ormai quasi tutto dal fianco fai il massimo danno. Ormai sta diventando tutto un flanking, da quanto ho capito. Cioè che prima era molto più strategico, anche con il Rogue, Ninja, più da ti spostano un po'. È complicato, ripeto, è complicato perché, cioè, dicono, hanno semplificato il gioco. Io parlo per me, io non ho mai usato i melee. Cioè, io li sblocco al 100, però non li userò mai. Non mi piacciono. Tutto lì. Ah, non ti piacciono proprio? Fammi fare l'healer, il tank o i ranged, però non mi fa fare i melee perché non ci riesco proprio. Melee non ti piacciono? Ok, ho capito. Sono proprio imbranato io. Sono io invece sono imbranato con l'healing, però avendo fatto, grazie Cometino, avendo fatto il summoner, ma quante vite che ho salvato da summoner, non dico healing, ma quante volte il summoner ti salva, perché veramente, cioè arriva la mossa, ti uccide 2 healer e il summoner ti manda in vita, è una cosa bellissima, perché ripeto, almeno posso aiutare col summoner. Fra l'altro dovrei riprendere qua anche qui nel gioco, perché ho livellato offline, però devo fare le quest così mi sblocco le mosse. Infatti sono contento che adesso non devo più fare le job quest e cose varie per salire, per guadagnare le mosse, perché ormai basta solo salire di livello con le cose attuali. Sì, no. Anche se dalla prossima espansione tutte le skill saranno presenti già dal livello 50. Ah, sì! Oh! Sì. Oh! Questa è... Quindi per chi parte, per chi è novizio, magari arriva dall'1 al 50 in 3 ore, per dirti, e c'è tutte le skill in cosa. Cioè c'è già tutte le skill dopo, ma quindi... C'è tutte le skill, anche se arrivi... La cosa... Ecco, questa non mi piace. Non mi piace neanche a me sta cosa, perché è bello il senso di progresso, scoprire, ad esempio, come sarà la prossima forma di Bahamut. Io, ad esempio, che sono a livello 99 nel mio file, su Light, e dico, cavolo, come sarà questa forma, l'ultimo Bahamut? Sono curioso di vedere in azione, l'ho visto dagli altri, non ho mai fatto io. Allora mi chiedo sempre come sarà, e il problema è che poi, se ce l'hai già dall'inizio... è bello il senso di progressione che ti dà, veramente, il senso di progressione che ti dà. Questa... Però questo, da quel che ho capito, vale se giochi solo in modalità... Enhanced, o come si chiama, sì. Sì.
da quel che ho capito. Poi Sì, ho capito, però poi ho sentito ci saranno sempre le modifiche, ci saranno sempre modifiche. Ah sì, ho sentito che ad esempio l'ultima patch avrà solo questa modalità qua, tipo l'ultimo patch. Ciao, chi arriva? Come Tino. Ecco, ti dicevo prima, ma come posso chiamarti, signore del Bale? Qual è il tuo modo di riferirti a te che preferisci? Va benissimo così, va benissimo. Signore del Bale, va bene, no? Perché io l'altro giorno ci siamo divertiti con Cacca mio cazzo! Sei un mitico Cacca mio cazzo. Adesso sempre io. Lo so che sei te, lo so. È quello che mi divertivo. A me piace troppo il nome, dicono, ma come no, non devi dirlo, ma Cacca mio cazzo! Mi diverto troppo io. Quindi, ecco, allora dicevo Il problema è che il mega volgare del gruppo appena entrato come Tino è ferocissimo come Tino, un po' mi tira qualche insulto. Si va a finire che prima o poi tira un sacco di quei porconi parolacce e insulti, va a finire. Lo so, ti faccio perdere Non la pazienza. ma a caso, completamente a caso, non contro di te. Lo so. Era fatto bene come sono. No, esistono le persone che sono sempre arrabbiate, c'erano anche i meme, ma io sono sempre arrabbiato, esistono queste cose. Esistono, non è una cosa strana. Persone sempre arrabbiate sono sempre esistite, guarda. Però stranamente io sono sempre calmo, e il mio problema è un grande difetto essere calmi, perché una mia amica che come me ha detto che quando un calmo perde la pazienza ucciderebbe un'altra persona. È meglio se ti togli davanti. Sì, lei mi ha detto non ti consiglio mai di arrabbiarti, perché quando ti arrabbi, tu che sei così calmo, succede il finimondo. Sei sempre tu, Giagianegia? Yes. Ah, ok. Giagianegia, dici. È la Raffaele, vero, con questo nome? Non può non essere la Raffaele. Ovvio. Ok, non poteva con questo nome non essere la Raffaele. È un nome perfetto. Ho scoperto che Tata. Buona serata. Ciao, grazie. Ciao Jack, devo andare. Ciao Topo, ti seguo poi anche di là. Ti seguo anche su. Io venerdì ho fatto la cosa oltraggiosa. Ho fatto Final Fantasy XIV. L'ho fatta. Ok, grazie. Adesso faccio subito partire. Facciamo un attimo. Cosa preferisci fare prima? Vuoi fare Delta. Indifferente. Ma devo farla unsynced oppure. Scegli tu, Come vuoi. Se mi dai la possibilità di farla synced, magari si divertono anche di più a vederla. Che poi tu non ci credi, sai che mi è uscito che ho fatto la diretta su Twitch col mio personaggio per sbloccare gli famosi emblemi che ti dà solo se facevi la diretta da venerdì scorso, perché c'era l'evento e sbloccava degli emblemi per Twitch. Non lo sapevo. Mi ha sbloccato il Fat Cat, il gatto grasso. Ho fatto partire. Ok. E quindi praticamente tutti quelli che hanno visto la diretta Un attimo, scusi, ma se ti interrompo, ma sto cavolo di gatto posso avere anche se guardo magari off camera la tua diretta? O no? Era solo per Twitch in quei 3 giorni, perché c'era la conferenza. Nella conferenza ti sbloccavi il simbolo della main quest, quello che vedete nelle quest principali, e sugli altri canali ti sbloccavi il Fat Cat. Ce ne sarà un altro a luglio dove sblocchi il Moguri, praticamente il Pom. Quindi si poteva vedere anche magari quando tu sei off camera oppure no? Ho paura di no, guarda, purtroppo è per quello che l'ho fatta in diretta venerdì. E niente, mi è uscito subito Shiryu, quella che l'altra volta abbiamo fatto Uncinch qua noi, perché non usciva. Abbiamo fatto Uncinch e è uscita subito come trial, ho fatto la trial roulette, è uscito subito Shiryu. Ho detto, ma guarda, quando lo vuoi fare in diretta per fare il contenuto con Wakame non ti esce, quando invece la fai per un'altra cosa che non ti deve uscire ti esce. Ve la vedete adesso. Pensate che roba. La solita. Jack. Sì. Una cortesia, riesci a invitare? Sì. Scusa. Riesci a invitare Takamori? Con piacere, ma certo con piacere. Aspetta. Sa che. Ok, con piacere. Aspetta che saluto anch'io. Te invita. Ma siamo cresciuti di numero nella. Guarda quanta gente che vedo oggi. C'è anche. In realtà tu sei in una gilda multiserver. Perché è vero, abbiamo qua sotto Ghost Pluto, è vero, c'è anche. È vero, abbiamo questa. Non mi ricordo mai come si chiama. Hai praticamente una gilda su Ragnarok, una gilda qua su Spriggan e una gilda su Zodiac. Che bello, sì, avevo visto del Discord questa cosa. Però è bello perché così si espande un po' la community italiana, guarda, è una bella cosa. Io sto tutto bene, ciao. Va bene, allora devo far ripartire.
proviamo ancora a fare Sì. Delta Escape Sinch. Se non va, se non c'è gente, proviamo. No. Lui sa già? Sai, lui sa già. No, ma lei intanto... Se vuoi scriverglielo tu, è già partito. Il partito Ma instant. che fortuna. Dipende che ruoli avete, cioè uno è healer, l'altro è tank, parte subito. No, io sono healer. Tu sei healer. Per tua sfortuna. Fortuna vuoi dire? Finché non lo sono io. Eccolo qua, vai, cerco di non vedere l'intera sequenza. Oh, ma questo draghetto è una mount, che bello. Quale drago? Questo drago Non qua. vedo. Bello, bello. Ah, eccolo lì. Ah, comunque, Quattro ali. fra un po' torna lì o è andato per un'emergenza, è uscito un attimo, che a volte Un magari... drago con 4 ali. No, c'è ancora Alfa, che bello. Che bello quello. Manca solo che tra poco torni Carmelo a fare le sue stronzate. No, allora, gli ho promesso che non parlo dietro di Carmelo. Ah, Alteroid, lui, me lo ricordo. Comunque, per chi non lo sapesse, ovviamente tu lo sai, questa musica viene da Final Fantasy VI, la musica di battaglia, una delle musiche di battaglia di Final Fantasy VI. Lo so. L'ha fatta a tema. Un post Ma è and tutto un walker. fanservice, Sì. Final Fantasy XIV è tutto un fanservice. Sì, vabbè, ma anche adesso mi sto godendo un po' di Final Fantasy 4 che è uno dei miei capitoli preferiti, tra l'altro, con Post and Walker. Vado a vedere certi boss, anche vederli con quella qualità che c'hanno qua in questo gioco, è bellissimo, veramente. Sono un cretino, sono andato in mezzo ai tank. Per forza, il problema del melee è che gli altri stanno indietro e colpiscono, il melee deve stare comunque abbastanza vicino al nemico, non è che può fare troppo. L'unico problema con il melee è quello. A dire il vero, ripeto, poi anch'io preferisco probabilmente dalla distanza. Mi sono innamorato del Machinist. Machinist è bellissimo. Machinist all'inizio mi annoiava a morte, ma qualcuno mi ha detto livellare il Machinist è una tortura. Io penso, ma dai, non sarà così terribile. Era terribile perché ti parte a 30, non ha quasi nulla all'inizio, poi dopo è bello il Machinist, alla fine mi piace proprio. Hai visto come hanno cambiato o come cambieranno il bardo in Everfall? Oh, finalmente! Perché il bardo Cioè, hanno preso praticamente il moveset di Monster Hunter Wilds. Ah, ecco cosa hanno fatto. Ma ci voleva, perché il bardo, ripeto, ha un grande supporto, secondo me. Il bardo è... io ripeto, è la cosa... ho sempre pensato che sia la cosa più stupida, quella del... sai, noi siamo arcieri, ma possiamo diventare bardi perché è la cosa in comune che dobbiamo sempre cambiare le corde. Ma cosa vuol dire? Non ha mai avuto senso a livello di loro, il fatto che devo cambiare le corde. Arrivo. Che succede? No, è morto! Siamo andati in pochi a aiutarlo. C'è morto un compagno. Ok. Jack, scusa una domanda. Sì. Ma quando hai iniziato tu? Bella domanda, guarda. È perché io ricordo che qualcosa avevo fatto all'inizio in free trial 5 anni fa su PS4. Però poi mi ero fermato. Ah, ok. No, perché ho fatto un altro personaggio, ho finito Aria Reborn, e poi per qualche ragione mi sono fermato, ero veramente un incapace. Io ripeto, mi sono visto come avevo impostato i comandi all'epoca, ma era veramente una schifezza totale che avevo fatto io, ma non si può, era quasi criminale come avevo impostato, come Shield e Samba. Ah, ok! La canzone. Ah, ok. Una piccola curiosità, lo sapevi che nella 2.0 i bardi avevano la limit che restava tutto il party? No, non lo sapevo, che bello, non lo sapevo. Io sapevo del summoner che Carbuncle era utile, cioè Carbuncle faceva qualcosa, lo potevi mandare come un Pokémon, tipo qualcosa del genere. Sapevo che c'era Nì. Nel senso che alcuni contenuti, un po' questo l'hanno fissato alla fine. C'era Titan Age, che praticamente è il tank, e spesso facevano parti solo Summoner e usavano solo Titan Age. C'è gente che all'epoca, No, capirla! alla 2.0, chiudevano tipo Ramu
Extreme solo con i Summoner. Siamo salvati per poco. No, è proprio la cosa. Sì. Non mi esce mai questo posto, non mi esce quasi mai. Cosa? E va a fare però Questo Alteroid non mi esce quasi mai, veramente. Come hai detto il boss mi è parsa una fottuta pubblicità. Però sarà una bella pubblicità. No, beh, non è, ripeto sempre, non le ho messe io, so che me lo chiedono, ma le hai messe tu le pubblicità? No, non le ho messe io. Quando arrivi a... Il Ciao, signore è di Lio? YouTube, guarda cosa a fare. Come il signore di Sì, è Lio. che è affiliato, farà Lio? una pubblicità. Io mi raccomando, devi venire a fare il tank, vai tu da solo a supplire danni per la squadra. Beh, anche Cosa, se che cosa? dovresti Ragazzi, sacrificarti per la squadra, Lio, vai là, pigliati addosso. chiedo come Tino, visto che c'ha tutto... Cometino è protetto. Senti che non ne battere a fare in brolo, guarda. Cometino purtroppo soffre di stitichezza. Comunque ho visto che abbiamo un ospite... non è un ospite, è il boss, ragazzi. Ovvero il signore del mare, benvenuto. È il capo, è quello che comanda, è the man behind the curtain, l'uomo dietro. Io non comando nessuno, non comando Ho nessuno. capito però. Comanda nessuno, Tu qua non comanda Carmelo. come litigate? Leonardo, stiamo scherzando, ci vogliamo troppo bene. Guarda, è ovvio che io e Comitino sotto si danno i bacini, si sa. Ma invece perché non convinciamo anche Kevin a entrare qui da noi che Perché deve non lo uscire. sentiamo mai. Deve uscire lui. Passato il poi, Poi lavora. no? Hai dato un Quindi- voto al video che ho spedito su WhatsApp? No, ancora no. Come dire, oggi Cerco di essere rapido. Stamattina al lavoro. Ora sto dovuto andare. La cosa più che odio di sto parte è che sei bloccato dentro sta zona e finché non sblocchi la nuova quest, praticamente. Dico, stamattina sono stato al lavoro, oggi sono stato a... Poi ora 5 minuti fa sono dovuto andare al negozio qua vicino a casa mia per portare in acconto per il PC nuovo, quindi... Oh, che bella notizia, ti fai un nuovo PC. No, è che questo qui il cieco ormai mi sta dando... Cioè, Ma con i soldi di Cometino? No, No, ma va, soldi- Pensavo Sicuro, che ti offrisse lui una GeForce, quelle nuove, 6500. no, ma guarda, già lo dico a tutti. Io quelli fissi non è per male, vabbè che sono potenti, vabbè che Ma sono... tu che vivi in belli, Sicilia belli, e ti pigli un belli, portatile d'estate ti esplode. Scusa. ma io mi prendo lo so, Jack, però personalmente te lo dico, un Non si può portatile... fare la boss fight, ragazzi, quella... Un portatile io me lo prendo anche perché sinceramente se io per caso un giorno vado a fare un viaggio, sì. io non è che mi porto... No, non ti porti il fisso, assolutamente. Allora, il puttanaio di cose. signore del male, possiamo fare un velocissimo scalla, perché così me lo tolgo dalla trama. Che cazzo? Tanto fa pop-up in un attimo, siamo 2 DPS e una healer. Arrivati? No, dicevo, ho fatto partire scalla. Sì, no, non è Colpa di partita. Tac, è sempre colpa Ok, sua. non è un problema. Ma non è un problema. No, è pronta, si è messa sicuramente healer. Ma non do figurati, anzi io ringrazio solo che mi aiutate. Guarda, vorrei rispondere io, ma col controller a scrivere non voglio di prendere il tavolino, che poi ci sbatto contro con quel che diamine di tavolino. Ma l'ha caricato... Che fedente, l'ha caricato ora! Mi sono accorto solo adesso! Cosa ha caricato? Kevin ha caricato tutto ora, ecco perché mi risultava che aveva creato Titania, ecco perché. Ah, ho capito l'idea, ragazzi. Le ha caricate adesso sul gruppo, dai. Cosa ha caricato cosa? Una cosa, cioè che quella cosa, cioè quelle schede che abbiamo letto prima. Sì. Ok? Lui le ha caricate oggi, però io non me ne sono accorto solo fino ad ora. Sì, perché riprenderà anche il dojo, non volevo dirtelo male. Ma è partito. Ha già fatto vabbè. Riparte anche il dojo, sì. Gli ho detto, ma perché non... Ha detto, ma se vuoi, guarda che non siamo proprio morti. Tra poco arrivo. No, ma di più, poi sta cosa, nel caso se mi vuoi aiutare anche tu, Jack, visto che Kevin mi ha bloccato. No,
di più era per il fatto se poi là sul sito, là, sul forum, quello tuo, se poteva creare la sezione quella che ti avevo detto. Ovvio, ma no, faccio io, altrimenti non è un problema. Perché non ti fidi delle mie skill da incompetente? No, non è che non mi fido delle No, faresti skill. bene a non fidarti delle mie skill di Forum Free, perché E che ho paura che se ti metti a fare così ci finisce come è successo con il social network 2.0, che veramente per un errore della fava hanno buttato via un bordello di cose, un bordello di lavoro. Vabbè, io non so chi sia sto social network 2.0. Era un social network italiano molto simile, praticamente era il Facebook italiano. Esisteva un Facebook italiano? Sì, si chiamava 2.0 sto social network, e praticamente per un errore della fava, praticamente nell'andare a copiare dei dati hanno fatto uno sbaglio. Questo cosa non è potuto più, diciamo così, andare avanti. Quindi E da quanti anni è che invece esiste la Free Company? Quanti anni è che esiste la nostra Free Company? Non lo so. Lo sai che non lo so. Non l'hai creata tu? O l'avevi ereditata? No, quella su Rania era quello ereditato dal mio ex boss. Ah, perché sei sempre gestita da te, ok. Gestita da te. Bello però. Magari un giorno me lo faccio un account su Rania. A volte mi chiedo di alt così, perché a volte sono in fissa, tipo avevo giocato a Persona 5 Royal e mi sono creato una sorta di rank. invece una cosa che ti vorrei chiedere, non so se te il sci-fi o lo spazio così ti piace. Certo che mi piace. Ma nel caso, se ci riusciamo, creiamo un nostro gruppo su EVE Online. EVE Online, PC io non gioco, purtroppo PC non gioco perché... Ma ho preso un PC, allora il mio case quando ho fatto assemblare il PC era perfetto, mi hanno cambiato il case e mi ha messo un case che ti esce il calore dall'alto, quindi ti esce solo la gola. Pensa che è bello anche quando fa un po' caldo, da me fa sempre caldo. Madonna! C'ho il caldo sulla gola, è una roba brutale. Hai una cazzo di stufetta. Sì, è una stufa, io per quello che d'estate non posso portare giochi per roba PC. Lo scorso anno che facevamo, adesso mi dirai è una blasfemia, passare dai giochi pieni di trama a The Sims 4, ma io ho sempre amato la saga di The Sims perché ci creavo le mie difatti mi dispiace che per questa cosa tu non stia portando più giochi come The Sims. Ma io veramente lo voglio portare, ma no, adesso il PC è risolto. Ho avuto un anno pieno di problemi con sto PC, guarda, devo ammettere che ho avuto un sacco di problemi. Mi sono esplose 2 ventole, un alimentatore. È arrivato Refuse! Hello Refuse! Welcome to the family! Where are you from? Io lascio te in francese. Vale, il francese, l'inglese, puttana. Ma no, francese, tu fai francese, io faccio francese. Raffaele, vai tu in napoletano, gli saluti. Sei più bravo. Aspetta, fa parlare Raffaele che almeno lo sa veramente lui. Italiano, benvenuto. Qua che non lo vedo. Italiano. Vabbè, italiano lo so anch'io, italiano. Pensavo un po' di napoletano. Le botteghe dell'italiano. Onestamente non lo so proprio come si dice benvenuto in napoletano. Non lo so proprio. Ok, anch'io non lo so. Un napoletano che non sa il napoletano. Vabbè, ma non è vero, lo sa il napoletano, Non è un'offesa, Raffaele, non è un'offesa. Io non so nemmeno tanto bene il siciliano, però ogni volta a sentire questa cosa qui. Vabbè, ma tu però parli palermitano quando ti svegli la mattina.
quest'altro che si vede che io parlo palermitano quando io in realtà parlo siculo laziale, quindi non mi rompete la favazza. Vabbè, ma tu ci vedo. Non me lo penso che Ti cosa? sono piaciute le immagini che ti ho mandato? Parlo il siculo laziale, visto che per metà sono laziale da parte di Io sono per un quarto veneto, ma non parlo una parola di veneto, guarda. quindi Al massimo mischiato impreco come un il veneto. laziale, quindi Al massimo impreco come un veneto, guarda. L'unica cosa. io vorrei capire La mia blasfemia, l'unica cosa. Ciao Refuse, sono Vanir, ma stesso FCV qualche mese fa. Ciao, benvenuto. Quindi ti conosci col Signore del Male, ti conoscete voi due. Che bello sentire. Comunque partiamo dal presupposto che io sono della provincia di Salerno e non di Napoli. Ok. Sì, lo so. Quindi Dai. vabbè, lo so, il dialetto napoletano non è che so proprio tanto, ecco. ma è Jack che ci sta dicendo che posso parliamo lingua. Però è bello sentire altri italiani, ragazzi, su questo gioco. Io, ragazzi, impazzisco perché ne conosco pochissimi. Di italiani. Mi sono suicidato come un cretino. Come ti sei suicidato? Ma tanto per fortuna non siamo in boss fight. Ah, Jack, l'hai visto ieri il video che ti ho mandato? Sì. Che l'ha fatto con la IA. Mi interessava, sì. Ciao Refuse. DJ, però DJ è bellissimo come nome, cavolo. Appassionato di musica, quindi. DJ. Te lo immagino. Posso raccontarvi una cosa? Io mi lasci raccontare questo. Praticamente, anni fa, voi non sapete, ma io ho fatto anche la guardia del corpo per una sola volta, perché un mio amico mi dice sono diventato DJ, io questo qui sempre stato appassionato di musica, e mi ha detto vado a esibirmi in questo locale e mi serve uno grande e grosso come te che stia lì fuori a guardare male tutti quelli che entrano. Ho detto, ma io sono buono come il pane, ma tu no, ma tranquillo, è tutto normale, cioè voglio dire, non succede mai nulla, no? Ho detto, devi soltanto tenere lì, braccia incrociate, li spaventi tutti quelli cattivi, ma sicuro? No, ha funzionato, non è arrivato nessun guastafeste, ha funzionato. Praticamente, la mia unica esperienza di bodyguard. Raga, praticamente Jack è il meme di quell'uomo arabo, quello che vedete nel video, quello che potete trovare video su YouTube, che è all'entrata del locale e appena vede, che ne so, un ragazzo vestito in modo diverso, una ragazza che ha una ciocca di capelli fuori, picchia legnate, come per dire, stai sbagliando il regolamento e partono legnate come se non ci fosse un domani. Sì. Jack praticamente è quello all'entrata. Ma io non faccio rispettare le regole, io devo fare la statuetta di fuori, ho pagato per fare la statuetta. Ma bastava la mia presenza fisica, perché sai com'è, il grosso, il classico grosso. Guarda i ragazzi qua, i cosi, come si chiamano qua? Pazzi. Il nemico che stai affrontando qui. Sembra una bambola. Non ti ricorda un mostro di cosa? Di? Chi è caduto? Povettino? Sarà il bot. Un bot. Che paura. Un Hai cambiato altro, ho capito, Dio. ti capisco, guarda, col Covid abbiamo tutti trovato, come dire, delle nuove vocazioni, ognuno. Non ne parlare quella cazzo di cosa perché. No, io non ne vorrei parlare, guarda, sono un cretino. Conda che il PC lo sto cambiando perché ormai è proprio dal Covid che lo sto utilizzando, quindi. Buon anima del mio PC. Sì, io ho cambiato dopo. No, ma il fatto è che siamo morti contro una gallina ringraziata, sto boss, hai visto che abbiamo cercato di indebolirlo ieri, ma ci batte lo stesso. Jack, il fatto è che siccome già sto PC era vecchiotto, quindi. Comunque fa assurdo vedere una creatura come questa in un tempio antico che parla come se stesse programmando su Unix o Linux. Veramente è stranissimo. Unix, manco dire Unix, prima di Linux era Unix Unix. e Linux. Cosa ho detto io? Unix hai detto. Unix, esatto. Tempio. Unix è più vecchio Linux, no Unix. Ma Unix esiste, è la base su cui è nata Linux, scusami, non è che. Cioè Unix è più vecchio ancora, tu dirai, va a scuola cosa hai studiato?
Unix, ovviamente. Ma nel tuo universo narrativo è nato Unix. Esiste, ti assicuro, è vecchissimo. I demons, i famosi... Al massimo quelli che me ne viene uno in mente era coso. Era, come cavolo si chiamava quell'altro? Ho sentito qualcuno che urlava disperato, non so cosa è successo. Cosa? Non ero io. Ho sentito un urlo. Rocky, una cosa del genere, che era italiano. Ma lascia stare la roba italiana, io parlavo Unix, era tutto, è stata la base del free software, dopo è arrivato Linux, Linux ha preso quel finale perché è ispirato a Unix, ovviamente, per motivo lì. Ma anche i demons, quelli famosi che ti leggono i dati dei dischi, sai, ad esempio Demon Tool, queste cose qua, comunque sono nate già ai tempi di Unix, pensate, quindi la storia dell'informatica Con anche che cioè io tutto adesso sto di prima a creare un nuovo mondo virtuale, quindi non è per fare i saccendi sappiennone, quindi mondo virtuale. sì. Fai come le VIP italiane che vanno su Second Life. E ci scherzi, Jack, però l'avevano fatto. No, ma ti credo, ti credo. Ma tu non sai, tu sei troppo giovane per ricordare quando la Sony con la PS3 fece un esperimento di metaverso con la PS3. Me lo ricordo, ne parlarono anche al telegiornale. Mamma mia, io avevo questa casa sul mare, uno delle 4 posti default che c'era sta casa sul mare, e intanto ci entravo solo per vedermi la bellissima visuale del mare, che sembrava tipo un posto della Costa Azzurra, praticamente sembrava di stare in Costa Azzurra, troppo bello veramente. Però poi era inutile perché veramente non era bello all'interno da giocare, da vivere lì non mi interessava, poi io sono abbastanza sociale di mio, quindi cioè tante persone evito, tendo a essere molto sociale. Praticamente c'è che il classico vecchietto armato di fucile che appena passa un giovanotto gli fa buongiorno signore, c'è chi gli spara e gli fa buongiorno stasera. No, sono quello che va a vedersi i cantieri. Ai tempi miei c'era molto più rispetto. Questo povero che si era passato. Ai miei tempi non c'è mai stato rispetto, guarda. Buongiorno, solo per dire buongiorno, non sono un boomer, sono salvo, sono Gen Y, come te, Lio, anche tu sei Gen Y, generazione Y, siamo entrambi Gen Y. Fino ai nati del 96 sono Gen Y. Noi siamo delle false copie di Geruxen. Oh, vero Geruxen, guarda che Geruxen è anche lui Gen Y, guarda, anche lui è del 90 qualcosa. E comunque c'è che guarda che quello short è andato... No, non dirmi che qualcuno ha visto quello short, io spero di no, perché... Cioè, siamo arrivati quasi a 100 e passa persone che... ok, meno male, perché di solito i short fanno 1000, meno male, mi sono salvato. Quello short dove tu fai il coso, dove io dico... Perché come Tino è convinto che parlavamo di lui, quando si diceva mi chiude nel fortino a giocare a Fortnite, ma non è come Tino che ti chiude nel fortino a giocare a Fortnite. Stavamo parlando di un altro ragazzo e io gli dico a Jack, perché lui aveva fatto una battuta sul fatto che se facevamo i raid a Geruxian lui diventava pelato. Perdevo i capelli. Jack sei uno stronzo perché se ti senti Geruxian ci mena di mazzate. In quel momento sei arrivato tu che hai fatto il raid. Quindi a un certo punto ci sono io che sto ridendo un po' un deficiente, Jake che impazzisce completo, Raffaele che nemmeno non capiva che cavolo stesse succedendo, scoppia a ridere anche lui. A parte che tu, scusa Carmelo, però lo fai spesso è vero. Ma perché? Cosa faccio stavolta? Vi giuro ragazzi che in quel momento io non manco stavo capendo niente. Vabbè, tu stavi ridendo questo casino, sì. Ma ti giuro Jack, veramente non ci ho capito. Ma io ho un vuoto di memoria, non mi ricordo mai di aver affrontato sto boss, dove? Hai fatto un gestimento? Ma non mi ricordavo proprio sto boss qua, però è una figata. Questa struttura. Io ricordo che c'è un Alliance Ride dove gli altri, anche quelli non della tua squadra, possono farti saltare, ti fanno detonare. Non mi ricordo, mi sembra che sia uno di quelli di Nier, potrei sbagliarmi, forse non è Nier, forse è Rabanastre, non lo so, tanto dovrò poi arrivare anche a quelli.
non mi ricordo qual è, però ce n'è uno che se si posizionano ti fanno detonare un pezzo. È una roba fortissima. Allora il Labyrinth è l'unico. Il? Labyrinth of the Ancients. Ok, il primo trial da 24 persone. Ok. Comunque Jack, io ti vorrei chiedere una cosa, ma per Glock io sarei un lupo tossicodipendente. Allora, io ho detto anche di disegnarti a Palermo, se noti la città in sottofondo di Palermo. Ma scusa, Che non sei di Palermo. Non puoi dire Catania, cioè ti fa schifo tanto Catania. Ma ti ci vedevo col cannolo, con la canna. Certo la Ian non sa la differenza tra cannolo e canna. Sì, ma io ti dico una cosa. Ti ho detto mi raccomando col cannolo in mano e lui ti ha disegnato un cannone gigante. Vabbè. Faceva fumo tutta Palermo. Dico, non potevi tranquillamente dirgli mentre sta rostendo a Catania un po' di carne di cavallo? No, ti fa schifo. Carne di cavallo? No, io non voglio la carne di cavallo. Ma perché allora magari all'Etna da rostare i tuoi marshmallow? O la carne che fai? Abbiamo vinto. Ok, andiamo a 4-2. Meglio Prossimo. solo. Ho anche Delta Escape. Dico, prima di tutto è impossibile salire sull'Etna con i marshmallow e rostilli proprio vicino alla bocca del vulcano perché ti sparano a vista. Ma secondo, Chi ti spara a vista perché non puoi andare nel buco? il fatto della carne di cavallo per noi è quasi come una religione, cioè è nel nostro DNA di guarda, mi fa una Se non repulsione mangiare i cuciniamo- cavalli. L'ho mangiato anch'io, se non cuciniamo la carne di cavallo, per noi è come se ci viene tolto un figlio. È come uccidere un figlio per me. Il cavallo, io amo i cavalli. È buonissima la carne di cavallo. Me lo ricordo Cioè, che era buona, infatti. Quello che mi ricordo Cioè, anch'io. raga, le polpette di cavallo nelle foglie di limone. Porca miseria, non dico che cosa, ma la grandezza è come quella degli hamburger. Ma quando te lo metti in tartufette di pane, è migliore di un hamburger. Posso finalmente far partire il prossimo ride che è... State calmo, porto. Vabbè, ma si emoziona, lui è un fiero siciliano, è un fiero palermitano. È il fatto che me le stanno togliendo perché al mondo non piace. Sì, ha ragione il mondo, forza il mondo. Io dico al mondo, se ne può andare a farsi fottere il mondo. Io voglio vivere felice, io mi voglio mangiare un bel panino con... Ma tu guarda, facciamo così, lascia perdere sti cavalli, mangiati una nutria, guarda, tipo una bella nutria. E un'insalata quella bella con Curini che ce ne sono di nutrie là. Sì, vai che quel cometino ti offre lui una nutria cucinata da lui, guarda. Bella nutria. No, caro Max, dovrai andarci tu perché almeno al Parco Guerini. Oh, sta musica ancora più potente, sembra sei qui. Oh, Abbiamo catastrofe, cagato in tutto, Mister Gravità. Questa è una bella battaglia. E guarda, shall we dance? Vorrei rispondergli, ma con sto controller muoio prima di fargli una risposta. Sì. Con la tastiera sono veloce anch'io a scrivere come tu, vedete. Tastiera. Chi è che non è veloce con la tastiera? No. È stato bello quando ho preso quella tastierina piccola, simil cinese, ma c'era scritto rigorosamente fatta in Italia, non è una cinesata, ma ho detto ok, ho pensato che bello, non è una cinese. Dici quella piccolina che c'ha le tacce al centro e i tasti trasparenti di stile plastica. Sì, quella piccolina, è un modello italiano, ero orgogliosissimo, peccato che si è rotta neanche un mese, cioè non funzionava più. A proposito, adesso vedendo questo mostro qui che non c'ha nemmeno un dettaglio. Come non è un dettaglio? È un mostro tentacolare che ti piglia e ti infila i tentacoli ovunque. No, parlando di... Si è detto, e questa è un'altra cosa che ho letto, che il posteriore di Lady Dimitrescu queste sono le cose che interessano a me, vai, ha molti più dettagli dell'intero primo Resident Evil. C'è un culo, guarda, come abbiamo visitato, come ho visitato la villa di Resident Evil 1, io non avrei nessun problema a visitare anche il culo della Dimitrescu. Esatto, non avrei problemi perché tanto è grande, c'è tanto spazio. Ha più poligoni, non più dettagli, ok? Poligoni.
butta giù sta gravità. Cavolo, mi significa che cosa di andarti a vedere un culo. No, di andarci dentro quando mi mandi a fare in. Ma sentilo! Ma c'è tanto posto, scusami. C'è tanto posto. Va bene, Kevin, dettagli. Comunque si sta facendo il paragone tra un culo e un intero gioco, quindi. Però guarda, a questo punto anche quello di Jim non mi dispiacerebbe. Cazzo sta fava! No, ma Carmelo, quando è che Italia parte una fermata per un'altra volta? Grazie sta fava! Ma come fa? Ma vaffa. Dico, per tutto il gioco praticamente ti becchi. Sono firma! Ciao Ci Xing, sono salvato però. ciao Xing, purtroppo. Ciao Xing, mi sono bloccato perché sono un cretino. Ho premuto R3 e ti mette la prima persona. Io devo premere R2 e R3. Questa è una cosa che solo chi ha il controller può capire. Innanzitutto buonasera signor, e poi devo rispondere un attimo a Leonardo. Ti ricordi la sigla di Meteo 6? Meteo E 6. purtroppo no. Meteo 6 proprio Meteo zero. 6. Ciao Xinkai, che bello sentirti. Sapete che domani arriva la cara Xinkai, l'avevo detto tipo tutti i giorni. È un po' come Dave Mustaine quando dice lo sapete che io ero di Metallica, la stessa cosa. Come Dave Mustaine che dice Un po' come Kevin Musk. Sono tutti vetrificati, lol. sì, siamo tutti È anche un po' come Kevin Musk in Ultimate Muscle. cosa fa? Questa volta abbiamo fatto il boss. Bene. Abbiamo tutto il boss. Fino a che non ha attaccato il padre di Terry, non lo conosceva manco un cane. Lo attacca il padre di Terry tranquillamente. Tutti conoscono la DMP, tutti conoscono Kevin Musk. Harry Bollea. E poi ti posso dire una cosa: Kevin Musk e la DMP è palesemente Ma io non sono Kevin uno. Nash con la NWO, quindi Vabbè. Comunque scusami Jack, Dimmi. ma la live in coppa con la signora non è Domani è venerdì. Doppia reazione. Ciao Xinkai, con te sei la terza volta. Ci siamo salutati da Xinkai, ci siamo salutati da Gigio, ci siamo salutati anche con da me. Vedi che io con Kevin mi sono qualche te lo direte per si curare cambia, Takamori, ti difendo io. si cambia magari cose, si Non è cambia bellissima la magari cosa della giorni. multiplicazione, questo stai già dentro. No, comunque Jack, guarda che domani è giovedì. Domani infatti Poi ci domani- siamo io e lei, confermo, giovedì e venerdì. Entrambi i giorni. Doppia razione. Doppia razione Quindi venne- e dire che ma sarà un bel gioco, no, è un gioco di M. Che gioco è? È Resident Evil 6. E perché giochi un gioco di M? Perché io e sì che ci Adesso giochiamo lo ho capito. stesso. Lo so che il gioco è E domani, brutto, tra l'altro, però fate finta domani che... tra l'altro è l'ultimo giorno di aprile, ragazzi. domani è l'ultimo giorno di aprile. Sì, peccato che... Sì. Ciao, facciamo sta play dance. Play dance. Lo finiamo questa mossa. E invece venerdì è la festa del lavoro. Beh. Mia. Non è brutto Ragazzi, dire, io solo sto a come... Ma io lavorare. ripeto, secondo me rispetto a certi giochi che ci sono oggi è meglio quello lì, Comunque, grazie Gigi. Tanto si lavora lo stesso. Ma che carino che era questo boss. No, perché mi vogliono affiliare i loot. No, via. Oddio, li ho scaricati a Saigo. Era una battaglia per chi scappava prima e non si pigliava la monnezza. Non so se li ha beccati lui, scusa. No, ma che problemi hai oggi? Sai che quando c'è ci sono sti raid tutti scappano perché non vogliono? Sì, uno ancora. Ah sì, ancora uno, esatto, ancora uno. No, ce l'ho con attaccato. Ok. Scutari, che cavolo, perché avevi scritto Scutari sulla... Vabbè perché c'è Tony! Ciao Tony! Almeno ci pagano di più. Madoni! Sì, in effetti, devo dire la verità, mi trovo d'accordo con Kevin. Almeno ci pagano di più. E sta bene dopo il Petrify. Io mando veloce qua per voglio sbloccare la numero 3. Però ripeto, è bella sta trama, è bella se vi lasciassi il tempo di leggere. Ali Carnasso, la regina. La regina il nome è Ali Carnasso. Tu la A conosci? proposito, io dovevo chiedere una cosa a Kevin, visto che Kevin... Kevin Musk? No. Kevin, pareri per il debutto di Evil in NXT?
No, spoiler. Scusami, non lo sapevo. sarà passato un giorno, No, 2 giorni. Cos'è oggi? Non No, so nulla. perché già è spuntato. Oddio, su non so Facebook, se Kevin guarda NXT. Io non lo guardo perché... Però ti devo dire, uno come quel wrestler lì in NXT, visto che ormai l'ho detto il nome, visto che Evil, signori, è uno dei migliori, se posso dire dalla parte mia. Non spoilerare. Eccolo, Tony lo sapevo fin troppo bene. Guarda, quando Tony scrive non spoilerare è perché ha visto la furia di Kevin in prima Guarda che persona. Jack sarà in questo canale un grande classico. Sì. SmackDown vs Raw 2007. Sì. 2007. SmackDown vs Raw 2007. Allora, proprio quando finisce Tony, Dragon Quest 7. Io sto portando Tony, Dragon fai una Quest cosa. 7 che è il remake, è bello, è roba Square Enix Ma, fatta bene. ma di che si tratta, Jack? Sì. E cosa? SmackDown vs Raw? Di che si tratta questo gioco? Di che si tratta? Quale SmackDown vs Raw? Allora, immagina il roster di lottatori di wrestling della WWE, ok, ce l'ho fatta a sbloccarla, del 2007, ma con un'aggiunta che ti emozionerà, ovvero l'intera stagione, quindi personaggi che ti possono tradire, alleanze incredibili, alleanze, amicizie, momenti magici. La Gmod. Ed era Praticamente la Gmod. No, non è la GM-Mod, non voglio fare la GM-Mod, voglio fare la stagione quella wrestler singolo, la mia carriera, diciamo, la carriera. La Season Mod. La season, ho detto season. Un attimino, adesso faccio partire, voglio solo un attimo ripararmi l'armatura. Posso farlo io dentro il coso? Sì? Senza problemi. Sì. In che senso? Rasatura. Puoi curarmi tu? Posso ripararti io, sì. Ma beh, allora vengo. Anche dentro al dungeon. Allora faccio Mi fa la richiesta. Ok. Anzi, se mi dici dove ti vengo a trovare. Guarda, vengo io in FC, scusa, mi faccio prima. Cioè, da perdere tempo, vengo in FC. Non c'è. Sì, anche. Guarda che in FC c'è il Mender, perciò non dovrebbe essere un problema. Oggi ho fatto Kosnitsky. Ah, Kosnitsky. No. Sono in FG, ma è partito il dungeon. Questo no, non ti fa entrare in casa. Come? No, Vabbè, durante faccio da il caricamento no. Sono qua fuori. Nel gioco, soprattutto però in SmackDown vs Raw 2008, il logo di Raw è cambiato. Vabbè, perché hanno cambiato le Sì, realtà. Honda che già dal 2000, che era 2008. A me piaceva SmackDown, avevo un pugno una volta, per tanti anni ho avuto un pugno SmackDown, aveva un pugno blu gigante, poi ho cambiato. Oh, questo boss, ho paura di sapere chi è. Oh, è la regina. Che poi il bello è vederlo anche in 2K14 quando puoi crearti i tuoi show e metterti l'entrata. Ma scusami, perché ha look da dragoon questa signorina? La regina, ha look da dragoon. Più che da Dragoon mi viene in mente cosa. Sono già partiti. No, ma se proprio. Ma sì, dai, non è che sono tanto danneggiato alla fine. Posso sapere. Ma guarda che tra l'altro anche quando ci sono le sequenze c'è sempre qualcuno che parte tipo negli Alias Ride, va contro il boss, non danno il tempo. È sempre successa questa cosa. Io sto cercando di saltare un po', per non farmi perdere troppo tempo. Jack, sai che mi fa vedere in mente invece? Te lo ricordi il boss finale di Digimon? No, Si chiamava non l'ho visto finire di nuovo. Sono più esperto di Pokémon a sto punto. E allora voglio dire una cosa. Sì, l'hanno tolto Benoit, certo che l'hanno tolto nel 2008. ma conda che anche quando tu per il Coms the Game ci sarebbe dovuto essere cosa? Come che si chiama? Ci sarebbe dovuto essere Jeff Hardy, all'ultimo non c'è Conoscono quella canzone lì? Pensavo fosse italiana sta canzone. No, vai dentro. Sono finito le cose. Ma me lo ricordo sto boss, sì, è quello che si
simpatico. Tutti differenti, cosa che c'è molto. Bella quella, sì. Dei Pokémon. È bellissima questa, ragazzi. C'era quello lì di Digimon che era. Io poi vi farò vedere il famoso ride della matematica. Farò fare i calcoli in diretta come Tino. Guarda. No, Ma vai a fanno prova. Lo odi anche tu quel ride. non contare su di me. No, tranquillo, ma lo odi anche tu, non sono l'unico che odia quel ride. Tutte le volte calcola quanti numeri mancano. Singai solamente che Digimon aveva un'evoluzione più darwiniana. Porca la... È odioso quel nemico. Mentre sì. Digimon aveva un'evoluzione adesso ti portano in vita, dai. Ma l'altro tempo sta fai... L'io che Forse è canta la fastidioso. canzone dei Digimon con la base dei Pokémon. Mi trauma quella roba con i numeri brini. Sì, ma è sgradevole. Io ho visto sull'altro server. No, buttate giù, Wakame. Mannaggia. Ho visto una diciamo, mentore sull'altro server di Odin. Ho visto questa mentore che ha iniziato a fare calcoli matematici in diretta. Ha iniziato a scrivere roba, è semplice, basta solo... cosa dire, una matematica, è semplice. Scusami, tu sei la matematica, è semplice. Ha iniziato a fare tutti i calcoli, ha iniziato a scrivere calcoli matematici, per non so quanto. Per questo ho detto, quando ci sarà a fare i Guarda, calcoli... te lo voglio dire, giusto. Sì. I calcoli matematici sono roba mia, visto che sono ragioniere. Sì. E qui sono i numeri. Raffaele, mi salvi tu, perché io ti dico quanti numeri mancano, può essere il numero primo. Mannaggia, qui sono i numeri primi, devi calcolare tipo quale sarà il prossimo numero primo, quanti numeri mancano. Fate il punto esclamativo boss, vai. Io vorrei giocare, non tornare a scuola. Sei ancora sei all'università o sei alle superiori? Refuse. Fai quando scatteo tempi Sì. ora. Grazie mentore. Come? Fai quando scatteo tempi ora. Oh, questo è... Subito. Oh no, meno male che seguo la strada fatta da altri. Guarda, se sbagli qualcosa qua fai casino. È bellissimo. Non quello vado a fare casino. A me sorprende che ogni volta riescono a aggiungere qualcosa che non hai mai fatto prima. Male che non c'è questo amico vero. No, mo ci torno all'università. Ci torni. Vuoi andare al tempio della mamma? Io ho odiato il mio periodo all'università, sappiate. Io purtroppo l'università l'ho proprio odiata. Guarda. Dicevi Raffa? Allora, c'è così, vuoi andare al tempio della mappa Utan Pantai di FS25, Max? Sono perso un attimo che volevo leggere i messaggi della mia amica Zinkai che scrive: i giochi della Dream porterò in futuro, ho già portato Smackdown per PS1. È vero, l'ha portato, confermo. Sono diventato una rana, sono proprio un cretino. Ok. Ah no, ma siamo tutti rane. No, non siamo tutti rane. E a luglio vado in pausa. Insieme io. Allora, dice molto in là, in luglio vado in pausa vacanza, fai bene, guarda Zinkai. Io invece ci sarò finché il caldo è tollerabile, ci sono. Sì, ma ha ragione comunque la sono vecchio signora. quartiere. Ok. Vabbè, siamo tutti. Guarda, hanno detto la media d'età dei giocatori, comunque abbastanza alta, Not for the song. GG, not for the song. Non mi piaceva quella canzone, adesso devo cercare sta canzone. Perché non conosco sta canzone io? Quale, ma? Kamshid e Samba. Non so niente. O è come Shield? Ma è Tony F! Ho capito chi è. È Tony F. Si chiama Sesso e Samba sta canzone. Ok. Il testo samba di Tony F. Gaia. Esatto, bravo, proprio quella lì. Io non la conoscevo. Ma com'è che la conoscono anche all'estero sta canzone? Cosa ha fatto sto Tony F per diventare famoso all'estero? Ma io prima stavo ascoltando la canzone al mio paese di Serena Brancale. E non so neanche era finché non diciamo, ho detto è abbastanza bella, ma l'unica cosa che odio è Serena Brancale.
l'ultima canzone che ha fatto, che la prima canzone che ho sentito di Serena Brancale è stata Serenata con Alessandra Amoroso, che non mi è piaciuta per niente. Ma Amoroso, ma qualcosa, io ripeto, io non ascolto molta musica pop, io sono più roba rock, hard rock, sono proprio rockettaro, sfegatato, non so te che tipo di musica ti piace, no, ma dico, perché Signore del Male. Alessandra Amoroso a me piace, ma diventa Serena Brancale, da quando ho sentito Bacalà, non so perché come un'ostrica di quello che ha detto, e lì ho cominciato a odiarla. Bacca, ormai va Bacca. Allora, la canzone Bacalà di Serena Brancale, non so cosa sia, guarda. Io tutti i giorni ascolto in rotazione Iron Maiden, Deep Purple, Black Sabbath e Judas Priest, quindi più o meno quella è la gli europei contro la rovescia finale. No, volevo chiedere a Signore del Male, che ripeto, essendo il mio boss, anche lui dice io non comando, però lui comanda, nel senso, quale musica ascolti tu di solito? Non ho un genere preferito, sinceramente. Cioè, anche anch'io vado sul momento. Musica di Final Fantasy XIV, però sì, quelle sono belle. Quella in playlist. Quella in playlist. Mamma mia, è partita una musica stupenda contro il boss finale di Endwalker. Mamma mia, mi è piaciuto davvero tanto. Un attimo, Jack, che devo rispondere un attimo a Leo. Ma certo, però è bella questa cosa che ci pigliamo il ticket e rispondiamo una volta. Vai. Quel cavolo di spot, e chi se lo può dimenticare, che letteralmente si è unito tutta Bollywood per farlo quello spot. Tutta Bollywood si è unita. Mi sa che Xink si è incattata con Strillato. Sì, no, lo so, continua a chiamarla Xink. Perché c'è il messaggio diviso in due parti. Era così bello su Twitch, ci sono i messaggi lunghi. I signori di YouTube ti mettono massimo 200 caratteri nella chat delle dirette. Me ne sono accorto, sono pochi. Ma ripeto, YouTube è un sistema vecchissimo, è un sistema molto vecchio. Hanno detto che se dovessero cambiare le cose salterebbero dei video. Io ringrazio che non saltano via i video, perché piangerei, ragazzi. Perde tutto quello che... Cioè i video che ci sono, video storici di YouTube, ma poi YouTube Boop è una roba che non vorrei mai perdere. So che tanti odiano YouTube Boop, ma a proposito, tuo discorso, ma alla fine ti sei ascoltato Chimica di Dito nella piaga con Donatella Rettore? Non credo di aver ascoltata quella. Ok, faccio partire Delta Scale di 4. Dicevi che ti piaceva lì col Menesbat? Menesbat? No, l'ho sentita quella, sì, è quella lì, l'ho sentita, sì. Ma mi piace quel pezzo, all'inizio non mi piaceva, perché lo metteva... Io invece, se posso dirlo, da qualche tempo mi sto riascoltando i Rovere, i Rumatera, e un gruppo che era praticamente il gruppo precedente ai Rumatera, ovvero i Cataral Noise. Madonna, ogni volta che sento una delle loro canzoni mi piscio. Micio, è la famosa gatta Elettra, famosa non famosa, perché questa gatta praticamente le ho fatto delle canzoni con la IA musicale e sono venute, e una è venuta bene, sembrava veramente un pezzo dei Black Sabbath, nel senso che cantate che si mette a volare così, gli artigli di Elettra. È famosa più che altro perché mi lascia le ferite ovunque, sulle mani, sulle braccia. Una volta mi ha morsicato anche, mi aveva graffiato sotto l'occhio, avevo un taglio sotto l'occhio, quindi ne ha fatte di tutte. Sì, quella volta ti aveva grattato sotto l'occhio e sì. Ma questo lo conosco, Ex-Death, il villain di Final Fantasy V, non è un grande spoiler in realtà. Quindi immagino che la versione Extreme... Un cavaliere con le pere, ok. No, è maschio. E immagino che... ha le pere. Allora, aspetta, prima di continuare. Sì, questo vuoi la mount? Ma non posso a normal prendermi la mount, non posso. A normal. No, ma tranquillo, per questo file c'è da bestemmiare a far sbloccare. No. Tanto una volta finito può andare a ragazzolizzo e sbloccare. Sì, devo andare dal mio menestrello. Vabbè, ma era per non far rompere le scatole, ma io so quanto ci vuole far sbloccare queste mount. Ci siamo fatti con l'altro gruppo di là, ed eravamo in tanti, una Diamond Weapon, mannaggia, quella Diamond Weapon alla fine non ha mai droppato, abbiamo fatto insieme
No, ma qua è il drop sicuro al 100%. Quindi. Ah, beh, allora se drop sicuro, un drop sicuro, sì. Sì. Lo prendi solo tu perché noi ce l'abbiamo già. Sì. Fantastico. Del formato anni. Allora vado subito dal menestrello. La mouse si prende col Savage pure Unsiege. Sì, infatti Unsiege, meno male che Unsiege. Sì. Ma più che altro volevo vedere com'era Neo X Dead, perché io, da fan della serie di Final Fantasy, vedere le versioni belle, ad esempio so che anche un certo boss di Final Fantasy 6 c'è la versione pazzesca e ne uscirà una ancora nuova nella prossima patch. Vabbè, Jack, tu nel mente che cosa io continuo a scrivere nel mio secondo articolo per il mio blog. Sì. Ma non ho ancora visto il primo, mi sono perso. Dov'è che questo? No, nel mio blog oppure postato il programma televisivo. Tony Mas ha detto: chi di voi vuole togliere il boccale di vino a Cometino? Chi di voi vuole togliere? Ma cos'è? Ma andate a fare io non bevo il vino. A me. Soprattutto te, il tuo che ti faccio fuori prima o poi. Ah, bella questa. Cosa, ma Caramel Dance. Vuoi fare fuori a casa? Io non voglio far fuori nessuno. Come si Samba. Ma io pensavo che Samba c'è ancora le rose, c'è ancora lei. Ma scusatemi, c'è ancora lei con noi. Lei, lui, quello che è. Non lo so, io non voglio essere oltraggioso. Da notare il micio che letteralmente si sta a mangiare Jack. Mi sta morsicando il braccio, sì, esatto. A mozziconi come se non ci fossero domani. E voi non sapete, la gatta di sotto invece mi vede, mi lecca il dito, poi se qualche ragione non mi riconosce e allora inizia a graffiarmi e brutalizzarmi. Cioè penso che mi odia. Praticamente prende la ricorda. A me non fa male, io sono insensibile ai graffi di gatto veramente. Ricordo che un gatto mi ha staccato un pezzo di lato anni fa, mi è ricresciuto. Ricordo la gatta di un mio amico che sono andato un giorno così incontrarci tra amici. C'era la ragazza di questo mio amico che continuava a leccare mia sorella, continuava a leccare le mani. Grazie Raffaele. Cosa faceva tua sorella? La leccava? No, c'era la ragazza del mio amico che la leccava. Vabbè, normale, sentono odori loro. Ma leccare non lo fanno perché ti vogliono bene, lo fanno perché... Era lì appicciato su una sedia, la sorella è andata lì per fare le coccole e lei è appicciata a leccare. Sì, ma di solito leccare per i gatti significa semplicemente sentire odori, loro interessa, cioè sentire sapori, capire, studiare l'ambiente, capisci? Perciò anche quella gatta lì che mi lecca sempre il dito, dopo però mi sbrana, mi dice no, ma non ti conosco, ti ammazzo. Ma a me stamattina che mi stavo per tagliare 5 minuti che poi alle 8 a lavorare, vado per mettermi sul divano, mia mamma mi fa fermati, che c'è mamma? C'era la gatta praticamente messa sotto le coperte che stava dormendo, ho detto se non era che mia mamma mi fermava sonno io facevo frittata di gatto. Perché se mi buttavo appeso una frittata di gatto? Nel senso che l'io che pesa 80 kg magari l'io schiaccia la gatta gli fa del male. Praticamente immaginatevi il momento quando Earthquake che bello, avevo 5 secondi di autonomia, non mi sono beccato un po'. Praticamente io penso che uno che si vede X-Death... Ciao Refuse! Grazie Refuse! Ci vediamo quando vuoi, guarda, tanto porto anche Dragon Quest 7 lunedì e il martedì, guarda. Io sono morto come un cretino, mi sono fatto buttare giù. Non è niente, ma soprattutto ti fai sempre stendere, io non lo so. Sì, guarda. Invece no, mi ha salvato il Signore del Male, non mi ha salvato l'altra curatrice che va a scrivere, io ho appena portato su, no, mi ha salvato lui, mica te. I'm the Delta, I'm the Omega. Beh ragazzi, il Delta è l'Omega, non l'Alfa e Omega. Povero gatto tipo Looney Tunes. È qua con noi, sta combattendo, si sta concentrando. A differenza mia, lui si concentra. A differenza mia, usa il cervello. Sono io quello che usa il cervello. Oh, cosa è successo? Oh, che bello, Wind. Questo qui lo passo.
Lo passo perché sicuramente Saigo avrà la collezione dei Gatto Delta Skateboard. Sì, Avrà la collezione di queste cose inutili. E che è Gatto Silvestro? Sì, Gatto Silvestro. A proposito di Tunes, ragazzi, ma voi sapevate che c'era una serie, diciamo così, tra virgolette, dark dei Looney Tunes? Non lo sapevo, no. Non so niente. Si chiamava Looney Tunes Unleashed ed era praticamente sta versione, diciamo così, alla Batman dei Looney Tunes, ed era fantastico. Bellissimo. Sì. Grazie agli dei sei salvo. Ma io voglio Ma perché la gente dice che Sid di Final Fantasy XIV non è un bel personaggio? Per me è un buon personaggio. Che struzzo ce l'hai, Max? Sì, Max, Carmelo. Questo personaggio qua, Barbuto, non so perché lo criticano. A me piace questo Sid, è carismatico, è meccanico, non vedo grossi difetti in Sid. Cioè non è un personaggio brutto, è un Sid memorabile secondo me questo. È vero che poi ti sparisce un po'. Jack, mi hai sentito? Capito, hai detto come Tino, grazie no, di esistere. Ho detto voglio quel Chocobo come peluche. È l'unico Chocobo che voglio. Io ti posso dare un Chocobo peluche. Quello schifo. Ed è leggermente sovrappeso quello che quello schifo di panzerotto con le zampe, io giuro mi faccio prestare. Ma cosa c'ha di male? Questo qua fra qualche anno ingrassa e diventa Chocobo grasso. Mi faccio prestare la Colt 40. Non esiste una mount di Alfa, vero? Esiste solo il Minion, vero? Ti vengo a cercare e te meno. Lì un attimo che chiedo una cosa, signore del male, non esiste una mount di Alfa, vero? No. Peccato. Neanche a pagamento non l'hanno messa. No, non voglio saltare la scena. Cioè voglio andare veloce ma non saltare la scena. C'è sempre il Midgar Storm. È il momento. Sembra tanto carino, ma quando era boss questo qua era bello divertente. Mi dispiace, la faccio. Sulla chat ti ho linkato il posto dove puoi sbloccare l'Extreme. Ma tanto lo so già, Kugane sicuramente si sblocca tutto lui. No, non compaiono purtroppo YouTube qualche tempo fa ha bloccato i link, ti segna che li hai mandati ma li blocca tutti. È bruttissima sta cosa, perché a volte mi mandano delle mod, delle cose che possono servire, ma per qualche ragione gliele toglie, guarda. È fastidiosissima sta cosa. No, sulla chat della... Ah, c'è di Discord, allora sì che quella rimane, fatto bene, perché quella di YouTube è un po' così. No, sulla chat di gioco ti ho mandato il link. Ma sulla chat di gioco, ma tanto sarà Kugane, grazie. Ma puoi aprire un link del gioco, vuol dire spiciare? Ma tu sei su Ragnarok, già che è vero che mi sono dimenticato che spisciarmelo è bellissimo. Multiserver qua. Evento trovato la morte di un compagno. No, non voglio che muore nessuno. Non fateci uccidere i compagni di squadra. Ok, vado subito. Lì. Ah, ma Ral Grich neanche. Io pensavo fosse Kugane. Templone, informarmi signor Jack che fra 10 minuti sono le 7. Ripeto, fra 10 minuti. Ma mi sa che devo prima fare la consiglio e finire sta missione. Tra 10 minuti ti devo defenestrare, Carmelo. Vado subito, No, sono già le 7, ragazzi. Ma che cavolo è successo? Come hai fatto il tempo a passare così in fretta oggi? Era tutto tranquillo. Non è possibile. Aspetta che la inizio, perché se non la inizio ho paura che... bla 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 su. Ma dobbiamo andare a Ral Grich, esatto. Proprio lì devo andare a Ral Grich. Proprio perfetto. Così sblocco questa. Adesso, avendo finito quella missione, dovrebbe sbloccarla. Ora esatta. Sì, facciamo in tempo. Cavolo, concludo una live con una mount sbloccata. Io sono sicuro che non l'ho fatta, a meno che non fosse in qualche Mog Tom. Non l'ho fatta neanche sull'altro personaggio, perché non ho mai toccato questi raid. No, comunque sul Mog Tom non mettono roba di Extreme. È difficile. Sì. Ti mettono quello dei trial, sì. Alteroid però da dove arriva? Che io avevo sbloccato quello da lì, dal Mog Tom. No, aspetta, sul Mog Tom hanno messo tutte le mount di Shadowbringers, ne hanno messe una a ogni patch, è bellissima sta cosa. Me ne sono fatte così io, tranne Diamond, che me la sono beccata. Oggi prima di chiudere mi sono salvata per miracolo ben 2 volte su State of Decay, domani non mi salverò con Jack, perché tu eri con te stessa e nessuno lancia esplosivi, invece domani toccherà a me, gli esplosivi. Dai, forza signor!
Ma lei non ha paura per quello che fa lei ha paura per quello che faccio io, perché io purtroppo dove ci sono esplosivi nei giochi finisce sempre male. Ciao Tony, intanto un salutone. Tony, ti ringrazio. Forza Napoli, Tony. Ah già, ma lui è tifoso del Napoli, vero? Mi ero dimenticato Tony. Non so perché per un attimo pensavo che Tony fosse dell'Inter, Tony interista, vero? O dell'Atalanta. Beh, comunque, ragazzi, vi saluto anch'io che almeno vado a cenare. Va bene. Io per chi rimane, io sono ancora qualche minuto appena finisce Sid di parlare. Arrivederci. Lo so che Sid da buon meccanico è molto logoroico, ma ok, dovrebbe farmi sbloccare. Perché non c'è l'unlocking qua? Qua è il Magitech dei fiammi. No data available. Perché no data available? Devo prima continuare questa missione? Che rottura. Parla con Sid in gridagna. Vedi che non c'è ancora. Fa vedere. Meno che non sappia sbloccare. No, non c'è ancora. Allora devo andare a gridagna. Andiamo a gridagna. Devo andare in gridagna. Mi sembra strano perché tecnicamente la missione è terminata, quella dei primi 4. È vero, questo non è il menestrello, hai ragione anche te. Allora, Sid sta qua sotto. Vediamo, faccio... No, Jack, non è assolutamente inquietante il drago che era dietro di te, no, Oh, non ho neanche visto. Non ho neanche visto, perché c'è un drago. Perché te immagini di stare là davanti alla porta, ti giri e ti vedi sto drago. Ma Sid veramente si è messo sotto, si è messo giù nell'aereo. Di qua dall'altra parte devi andare. Porco cane, me le confondo sempre, perché quando vengo su è dall'altra parte. È per quel motivo lì. Tutte le volte mi confondo il gridagno, guarda. Penso che l'ho fatta 1000 volte. Aspetta. Come nel comando quello di The Sound sale, Jack? Ma guarda che ci sei anche te, ma che bello. Sale, punto esclamativo sale. Ragazzi, purtroppo in questo momento succederà una cosa brutta. Faremo skip cutscene, insomma, è veramente tardi. Tutto attaccato, sale. Ok. Perché non esiste lo stacco, no? No! Mi sono perso la scena in cui veniva colpito Biggs, vabbè, niente. È morto! Non è morto, anche Wedge. Oh, il mio Wedge. Sale, tappare da lì su. Scende, si torna giù. Sale, tappare da lì su. Scende, si torna giù. Comunque la scena significa che qualcuno ha fatto del male a Biggs e Wedge, quindi non sappiamo chi. Oh, mi hanno buttato giù coso, Shrek. Tu a te dici che assomiglia a Shrek, ma... Porca miseria, Jack, è palesemente Shrek però senza gli occhi, senza le orecchie è morto, signore, è morto, da orco. Cellulare, vabbè, non è morto, l'hanno intontito. Un mostro è apparso in aria. Sì, ma... devo saltare, che tardi. Io non salto mai niente, però per oggi è proprio un'eccezione, perché voglio veramente... Sono tornato a gridagna. Ok. Su. Ah, grazie a te. Quindi adesso me l'ha sbloccata? Rag Reach, guarda che bello. Devo proprio andare lì. Andato. Allora, tecnicamente è proprio lì che devo andare. Fatemi usare il mio gatto veloce, il Shankot. Che bello questo gatto. L'unica cosa che mi sono comprato dello store finora, l'unica. Non ho mai fatto altri acquisti, ma... Il gatto ma davanti dei gatti... No, cos'è questo bellissimo... Che cos'è? Cos'è sto Magitech incredibile? Sto Magikarp. No, ma non è Magikarp. Ma è morto, signore. Ma cos'è? Dove l'hai trovata quella mount? Cosmic Exploration. Roba da crafting. Oddio, mi è apparso. Hai sbloccato Cosmic Exploration, non l'avevo ignorata. Quindi puoi sbloccare anche le mount da lì. Ma PvP c'è una sola mount che si sblocca? PvP? O ce ne sono di più? No, allora. Ti danno una mount, una season sì e una season no. Se l'hai persa puoi tornare al come caspita si chiama il posto, Wolfenden, e con i punti del PvP ti puoi prendere quelli vecchi quando sono a disposizione. Io ho preso quello con 20.000 di là, non ho preso niente. Vabbè, ne faccio subito partire. Jack, scusami, hai appena sbloccato Delta Force. Cos'è? Devo fare la 4, vero? È un messaggio per dire che vuoi portare la serie di Delta Force più avanti? Sì, ovviamente. No, perché? No. Sì. Sì, ovviamente non voglio morire di sofferenza. No, morirai molto male. Ma io morirò comunque perché sono di livello 70 precisi, quindi sicuramente non posso sopravvivere. Ma lo so perché
Fammi solo vedere un pezzettino di scena, perché se c'è Neo X Dead cambia un po' la scena. Voglio vedere se cambia qualcosa, perché questo sarà Neo X. Sì. Oh, è bellissimo! No, è sempre uguale. Comunque voglio fare un in bocca al lupo alla nostra carissima Xinga, e che quando sarà inizierà anche le carriere sui giochi di... Ma quanto si assomigliano i boss finali del 4 e del 5? Sono entrambi che vogliono creare il Void. In bocca al lupo. Non vedo differenze. Secondo me sarà una seconda fase. Tanto io morirò, ma me lo vedo da spettatore. Cerco di sopravvivere finché posso. Mio extra. Ma già che per voi che siete di livello 100 sarà una passeggiata di piacere sto boss. Non proprio. Devi fare sempre un meccanico. Cioè che tu che livello sei? 71? Sono a 71. Quindi sei più alto di loro? No, come sono più alto? Sono a livello 100, hanno finito il gioco. Lui ieri si è pappato tutta la patch nuova in un giorno. Ok Leo, tranquillo, ci sentiamo la Per 2 prossima. volte. Grazie Leo, grazie ancora, domani sarò emozionato. Ciao. Sai perché? Perché poter giocare con Xinka è sempre bello, perché veramente fa coop è la mia cosa preferita. Anche oggi C'è sono solo una contento. cosa, che domani non ci sente noi, quindi non possiamo rompere. Ma voi sentite, guarda, lei dovrà insultarmi, lasciamo che ci insulta un po' lei, perché dirà, basta. Xinga, fammi per favore domani attiva il microfono. Si attiva il microfono. Le insomma la parola. Guarda, sono salvo perché Xinka non ha mai il microfono, guardi, sono salvo. Ah, mi scrive, me lo scriverà, Tranquilla, Xingai, tranquilla, non ti mettere premura. Quando sarà che cosa, poi tu li inizi tranquillamente. Difatti sto provando a convincere Samba, perché lo leggo in inglese. Avanti farà la cosa. Mi sono fissato a leggere Cam. Eccolo, questa scena è nuova. Per me è nuovo. Oh, è Neo X Dead. Ma che bello che è. Come Tino, ti ho trovato un marito, guarda. Ma che bello. Ma vai a fanculo. Perché hai paura di dire parolacce quando c'è come Tino che lo dici. Ma se tu non vuoi vedere la gente, se tu me ne fai sparare. No, so io come la mettiamo questa cosa. Attenzione. Jack, lo sai che mi ricorda? Marito di come Tino. Il boss di Devil May Cry 4. Dai, quale? Credo. Il centauro che affronta Nero e sentite la musica, ragazzi. C'è la musica di Final Fantasy 5. Sono commosso. Ovviamente sono già morti. No, sono morto, mi curavo. Ragazzi, fate il tifo. Ma perché c'è una signorina che gli balla sulla spalla questa? Vedi? Mi spiace come Tino, ti ha rifiutato già la sua signora. Non una, più di una. C'è un'altra là. Quante signorine ha quest'uomo? Anche un maschione demoniaco. È un po'. No. Sa che ha ragione come Tino. Ha ragione come Tino stavolta, lo so. È morto anche il signore del male. Anche i migliori muoiono. Fermati. Saigo dovrà salvarsi sul triangolo, bravo. Manca solo che Alexa ci mette a riprodurre qualche canzone. Manca solo che ci si mette pure Alexa. Ma che questa musica è pazzesca. E siamo morti tutti e tre. Ci riproviamo. Va bene. Grazie, voglio fare. Ce la facciamo, ragazzi, ce la facciamo. Sì. Non mi ricordo il meccanico, l'ho fatto tipo. Intanto stiamo facendo Neo X Death. Ce la facciamo, è bello che gli dico io ce la facciamo, ma io non ce la faccio perché io morirò perché mi distrugge questo. No, faccio il possibile. Ok. Ma che bello, ok, Neo X Death. Ho notato che ha una signorina identica all'altra anche dall'altra parte. Mistero strano. No. Oh boia! Mi ha ucciso! Qui non dovevo morire però. Vediamo com'è sta meccanica delle... Nero che mi dice watch out Wakame! Sta spaccando le vere fondazioni della creazione. Classici boss opzionali, cosa è successo? Cos'è diventato? Oh, stavolta ho ucciso Saigo. Triangolo, vero? Un guerriero può far tutto, il
Siete in ritardo di 2 minuti, Max. Crediamo lo so, ma ne vale la pena, la ricompensa non sarà un pollo cicciottello. Via delle balle. Che cosa via dalle balle? Questo qua che sta facendo delle mosse terribili. 4%, 3,9, 2,2. Morto. È morto! È morto davvero, grazie! Vediamo un po'. No, Exter, mi piace vita così tanto. È morto. Il cristallo e la mount. Il cristallo e la manta. Ragazzi, è Final Fantasy 5 questo in versione Full HD 4K. Via dei video. Ce l'abbiamo fatta grazie alla leggenda e il boss. Il boss ci ha salvato tutti. E io festeggio, ma sono morto subito. Però festeggiamo lo stesso. Bello, molto bello. Allora, intanto io registro l'ultima. Vediamo. Ok. Gli ultimi. Vedi che mount è? Gli ultimi 15 minuti registro. Ok, attimino, devo sopravvivere. Il prisma e la mount. Oddio, quale prisma? Prisma? Questo qua! Ma pensa a te, stavo già dicendo che è sta roba, lo butto via. Pensavo fosse. Hai cercato adesso i pinguini tattici nucleari. Oh, che carino! Neo X Death, Wind Up. Ma lo ricordo prima appena Max stacca la diretta. Sì. Quindi ce l'ho fatta. Come dire, ma perché non ti cerchi rover invece di. Saigo gli interessa. No, già ce l'ha. Wind Up X Death, ce l'ha già? No, dicevo Wind Up, magari mi interessa X Death, glielo lascio nel caso. Se mi serve. Separati da 1 miliardo non si capisce niente, ho detto come Tino, ma perché invece non ti cerchi i rover invece di cercarti i pinguini tattici imbecilloidi? Ma cos'è sto datascape datalog? Non serve? Vai. No, per prendere i libri. Dai, ho capito un cazzo quello che hai detto. Un attimo come Ho detto. No, lì un attimo, ti prego. Voglio vedere cos'è questa mount bellissima. Alteroite, sì, l'ho sbloccato con il. Sì, di là ce l'ho sbloccata con il Mog Toms, è vero, dall'altro file, ma qua no. Oh, che bello che è, mamma mia. È il dragone, è uno dei miei preferiti, veramente. Poi c'è la musica di Final Fantasy 5. Che spettacolo. C'è anche un Mender. Grazie alla Gilda, ovviamente, quindi un mega ultra speciale shoutout va alla Free Company, chiamati la Pluto Gang. Ecco qua. Quando affrontate in PvP Pluto, vi mette, visto che Pluto è il nome di un cane oltre che del pianeta, quando state attenti perché vi fanno fare una fine di un pianeta. Quando voi affrontate gente come Saigo e il Signore del Male, finite Donkey Style, come Pluto farebbe. Va bene, anch'io devo salutarvi, grazie a tutti. Aspetta che ringrazio il Saigo. Almeno non so se segue la diretta, almeno lo voglio salutare, almeno sa. Non credo. Vabbè, l'importante è che lo ringrazio davvero. Allora, va bene. Grazie a tutti, ragazzi. Vi chiedo scusa per aver allungato la live, un po' come Tino allunga i suoi cocktail con un po' di sano vino. Non so mai come cacchio fare che si fa i cocktail. Shakeri, guarda. È un movimento artistico lo shakeri. Chiedetelo ai baristi che hanno molto successo. Allora, ringrazio Kevin, ragazzi. Ovviamente vi mando il raid da un canale a caso che è stato selezionato per chi vuole unirsi a noi. Mi raccomando, vi invito a seguire il signor Gigio, assolutamente a caso, perché ho visto che c'erano tanti canali e ne ho preso uno a caso della lista, quindi ci vediamo di là per chi vuole. Come faccio a fare il raid? Clicco sul canale. Ciao magnifici di Rete 4. Ciao Kevin, tienimi aggiornato su Persona 5 come sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao.